Buongiorno, ben ritrovati in diretta, buona domenica e soprattutto buona Pasqua a tutti voi. Dunque rieccoci in diretta per quello che sarà una giornata davvero speciale, lo vedete anche dalle grafiche, è la Pasqua a casa con Antenna 3, una giornata davvero speciale, l'abbiamo presentata un po' in questi giorni, così come a Natale. Ovviamente le imposizioni del Covid ovviamente costringono tutti voi, le famiglie, a restare a casa in questa zona rossa di Pasqua, e allora cerchiamo di passarla insieme per tutto il giorno. Da adesso e fino al telegiornale delle 19:30 staremo insieme non stop proprio per raccontarvi la giornata e passare davvero anche una giornata in serenità. Il Covid si combatte con la scienza, con i vaccini, con le regole, ma anche cercando di guardare oltre, cercando di raccoglierci un po' in serenità, anche in divertimento, perché no, anche con i sorrisi. Allora lo faremo oggi, cercheremo in un menù davvero ricco di raccontarvi la giornata. Ovviamente la cronaca c'è sempre, ma cercheremo anche di stare insieme a voi per raccontarvi le tante facce di questa Pasqua ancora una volta particolare, la seconda Pasqua particolare per noi tutti davvero. Certo, avremmo tutti preferito una Pasqua diversa, ma perché non affrontarla allora davvero con voi, stando insieme a voi, mantenendo quel legame che davvero da sempre ci rende uniti. Ecco perché, lo dico subito, potete intervenire, questo legame che ci unisce resta sempre forte, potete intervenire in diretta e anche con i vostri auguri. Questi che vedete passare nel crawl, come si dice in gergo tecnico, e che passeranno per tutta la giornata, sono già i primi messaggi arrivati, perché il numero che voi vedete in sovraimpressione di SMS e WhatsApp, questo invece è il numero di telefono, l'abbiamo lanciato qualche giorno fa, e quindi nelle ultime ore sono già arrivati i primi messaggi di auguri. Continuate a mandarceli, perché appunto li mostreremo nel corso di tutta la giornata, e ci sarà questa striscia che corre mostrando i vostri auguri. Come sempre, e come è successo a Natale, mandateci anche i vostri video di auguri, ne sono già arrivati, li faremo vedere dopo, perché fra pochissimo c'è la messa dalla Basilica di San Marco, celebrata dalla Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, e quindi fra pochi minuti daremo proprio la linea a Venezia. Quindi iniziamo questa giornata con la riflessione spirituale, ovviamente con il significato vero della Pasqua, ma come dicevo potete mandarci i vostri messaggi, i vostri video, e poi al numero che vedete in sovraimpressione, e che non vi dico perché la miopia è un ostacolo per me, ma ve lo dico: 0422, se non lo leggete anche voi, 162 8332, potete anche chiamarci in diretta per fare i vostri auguri, a chi volete voi, parenti, amici che oggi non potete vedere. È chiaro che, ve lo dico come nota di servizio, tutte le telefonate ovviamente le manderemo in diretta dopo la messa. Durante la messa non chiamateci, perché non potremo ovviamente mandarle in onda, ma dopo la messa sicuramente potrete chiamarci, mentre i messaggi potete già cominciare a mandarli, così anche i video. Ecco, tante persone ci hanno già scritto i loro messaggi. Dicevamo, sarà una giornata particolare e importante, e un menù davvero ricco. Vi faccio solo qualche nome. Avremo il governatore del Veneto Luca Zaia, in collegamento anche il sindaco di Treviso Mario Conte, il nostro Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto farà un vero e proprio tour de force in tutta la Marca, partendo da Venezia, per i luoghi della tradizione. Avremo Anna Maria Parisi che volerà con l'elicottero dei Carabinieri, che ringraziamo, per guardare dall'alto il nostro territorio e anche ovviamente per parlare dei controlli. Tantissimi ospiti poi anche nel proseguo della diretta. Mi darà il cambio più tardi Cristian Arboite, e allora avremo anche ospiti di cultura, di spettacolo, di musica, di divertimento. Insomma, una giornata davvero ricca, quindi continuate a seguirci per tutta la giornata. Fra pochissimo invece dicevamo la messa da Venezia. Allora io davvero, se la regia è d'accordo, darei proprio la linea, ed è un piacere, al Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che dovrebbe proprio introdurci alla messa di San Marco. Noi ci vediamo subito dopo.
Buona Pasqua a tutti. Dopo la celebrazione della grande veglia di questa notte, dove abbiamo battezzato 5 neofiti che sono diventati cristiani, il grande momento della celebrazione eucaristica del giorno di Pasqua, la grande basilica, la basilica patriarcale, che quindi ha un significato particolarissimo per tutto il territorio veneto, è la grande cornice della gioia pasquale. È un momento importante per la comunità, soprattutto in questo periodo di pandemia, in cui siamo chiamati a concentrarci sull'essenziale e soprattutto su quello che la liturgia ci dona, qualcosa che va al di là dei calcoli umani, dell'efficienza umana, per arricchirci come uomini e come comunità. Sarà bello poter condividere questo momento liturgico, perché in questo momento siamo chiamati ad avere un ottimismo che non è solo sorretto da un amore umano. L'ottimismo nasce da una capacità di amarci, di rispettarci, di aspettarci, di accompagnarci. Però abbiamo bisogno che il nostro amore umano molto fragile sia sorretto dall'amore di Dio. E il giorno di Pasqua l'amore di Dio diventa una realtà. Ascolteremo il Vangelo di Giovanni, in cui di fronte allo sgomento di Maddalena, che vede il sepolcro vuoto, poi ascolteremo la proclamazione del Vangelo dei discepoli Pietro e Giovanni che corrono al sepolcro. È un momento importante perché lo consegno un po' a tutti voi come l'atteggiamento della comunità cristiana. L'unica competizione accettabile tra i cristiani è correre verso il Signore Gesù. Questa celebrazione eucaristica segna anche l'inizio del grande periodo pasquale. Avremo una settimana in cui la liturgia dirà oggi, 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 per ribadire l'importanza della prima settimana che terminerà con la grande domenica della Divina Misericordia, che raccomando in questo periodo perché la misericordia di Dio è la compagna di ogni nostra vita. Abbiamo bisogno della misericordia di Dio per essere più misericordiosi tra noi. E poi la grande festa della Pentecoste nel tempo pasquale. Auguro a tutti una buona partecipazione, ringrazio Antenna 3 che ci permette in questo periodo in cui non è possibile riempire le nostre chiese come tradizionalmente si riempiono il giorno di Pasqua, a poter partecipare, quindi il grazie ad Antenna 3 perché possiamo partecipare pur da distanza ma in un modo reale, godendo anche della liturgia della nostra magnifica Basilica Patriarcale. Buona Pasqua a tutti, buon ascolto, buona celebrazione della Santissima Eucaristia del giorno di Pasqua. Benvenuti nella Basilica Cattedrale di San Marco Evangelista in Venezia. Come abbiamo ascoltato dall'introduzione del Patriarca, oggi contempliamo la vittoria dell'amore di Dio che sorregge, trasforma e trasfigura l'amore umano. La misericordia del Signore trasforma la nostra vita, gli ridà speranza, un orizzonte di luce e di splendore, paragonabile alla luce e allo splendore dei mosaici della nostra cattedrale. Entriamo dunque in questa celebrazione eucaristica nella consapevolezza che davanti alle nostre morti, alle nostre fragilità, alle nostre povertà, trionfa l'amore e la vita di Cristo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucarestia riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio, perché ci esalti nell'ora della sua visita. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
meriti e l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, dei Santi Evangelisti Marco e di tutti i Santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. O Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo Figlio unigenito hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la risurrezione del Signore di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero, appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del
fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Grazie a Dio. Victime Pascali laudes, immolent Christiani, Agnus redemit oves, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores, mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus, dic nobis Maria, quid fidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicos pestes, sodarium et vestes, surrexit Christus spes mea, precedet suos in Galilea, scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Un saluto alle autorità presenti, mi rivolgo a voi nel giorno più importante dell'anno liturgico. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Queste sono le parole dell'antifona d'ingresso di questa messa solenne, che riportano quello che è il vero augurio pasquale cristiano, ossia il Vangelo. La bella notizia che ci possiamo scambiare nel giorno di Pasqua. Il Signore è veramente risorto. I cristiani d'Oriente il giorno di Pasqua si scambiano reciprocamente il saluto con queste parole: Christos aneste, il Signore è risorto. La risposta a questo saluto è breve ed è realistica, come il saluto. Sì, è davvero risorto. Rivolgo lo stesso saluto a quanti sono questa mattina in Basilica, a coloro che ci stanno seguendo attraverso la diretta televisiva di Antenna 3 Nord-Est e sulla pagina Facebook di Gente Veneta.
Pur con tutte le limitazioni e i distanziamenti e le attenzioni dovute, causa la pandemia in atto, ci stiamo addentrando in quella che è la solennità delle solennità. Finalmente abbiamo potuto tornare a celebrare la Settimana Santa e la Pasqua in presenza. L'anno scorso purtroppo non è stato possibile e questa novità di quest'anno è un segno di speranza di cui ringraziamo il Signore. Portiamo sempre con vero dolore nella preghiera quanti da un anno ormai fino ad oggi sono stati duramente colpiti dalle conseguenze del coronavirus, i tanti morti, le persone, dagli anziani ai bambini, le famiglie, le categorie che hanno vissuto e stanno vivendo gravi sofferenze e difficoltà, non solo sul piano fisico e degli affetti, ma anche per le drammatiche ricadute economiche e lavorative di questa pandemia. Ricordiamo anche e con gratitudine quanti nell'esercizio della loro professione e dei loro compiti si sono spesi e tuttora lo fanno con generosità e competenza a servizio della comunità. Penso ai medici, agli infermieri, agli operatori sociosanitari, alle forze dell'ordine, ai volontari, ai sacerdoti, alle religiose, ai religiosi. Davvero per tutti risuoni l'augurio pasquale ricco di speranza. Il Signore è veramente risorto, ha sconfitto la morte. La gioia e la luce della Pasqua è tutta qui. La speranza cristiana non è una vuota parola. È un evento, è un fatto, è un evento che si fa annuncio forte, coinvolgente, è fatto reale, è accaduto, continua ad accadere e se accolto dagli uomini cambia la vita e la storia. Davvero il Signore è risorto. Sì, la speranza cristiana non è riducibile ad uno stato d'animo. La speranza cristiana non è riducibile a una disposizione psicologica o emozionale, legata a un particolare momento o al carattere di una persona che può essere ottimista, che può essere pessimista, che può essere pragmatica. Tantomeno la speranza cristiana è qualcosa di vacuo, illusorio, consolatorio. Piuttosto che dobbiamo convertirci alla speranza cristiana. È una forza che irrompe nella storia con un'energia, un dinamismo che trasforma e tutto rinnova. La teologia, soprattutto in ambito riformato, penso alla riflessione di Jürgen Moltmann, ha lavorato molto sulla categoria della speranza. E la speranza non prende le cose così come stanno, ma come cose che avanzano, si muovono, si trasformano nella loro possibilità. E la possibilità ultima delle cose è Cristo. È Cristo che è il senso della creazione. In Lui, per Lui, in Lui sono state fatte tutte le cose.
e lui è risorto. Quindi la speranza è lui, è la sua risurrezione, è questo accadimento. E la speranza cristiana ci introduce nel futuro. Per chi accoglie la novità di Gesù Cristo, il risorto, è andare verso colui che è inizio e compimento, è la pienezza, è la vera felicità, a cui nulla di ulteriore e di successivo potrà mai subentrare. Cristo, per chi ha partecipato alla celebrazione della veglia, abbiamo detto nel cero pasquale, è l'alfa e l'omega, è l'inizio e la fine. Prima di lui e dopo di lui non c'è nulla. Il mondo è pensato e voluto in lui dal Padre. La speranza cristiana è la vera novità della storia. Gesù, dicevo, è una pienezza compiuta che apre a un futuro che è una novità. Sì, tutto si compie nel crocifisso risorto, non perché tutto ha termine, ma perché tutto ha raggiunto la sua pienezza nel prosieguo della storia e si inaugura così il tempo della speranza, il tempo del già e del non ancora. Noi stiamo esattamente vivendo questo tempo. La salvezza è già avvenuta, ma non si è ancora compiuta nella storia. Il risorto appare ad alcuni, abbiamo ascoltato la prima lettura di oggi, non a tutti. E appare perché sia annunciato. Inizia adesso il periodo delle apparizioni che saranno circoscritte e saranno una catechesi per la Chiesa delle origini, soprattutto per i 12 che avevano smarrito la fede nel momento della passione e morte del Signore. Quel calcare le mani da parte di Luca e di Matteo, soprattutto, e anche di Giovanni, proprio per insegnare, dire, è veramente risorto, ha mangiato con noi, lo abbiamo toccato. È necessario però la nostra personale adesione di fede, il nostro coinvolgimento in questo evento che oggi ci viene ancora annunciato e donato. La fede è fondamento di ciò che si spera e si prova, di ciò che non si vede. È il testo della lettera agli Ebrei, che è la prima riflessione cristologica del Nuovo Testamento. Molti testi parlano di Gesù, ma questa è una riflessione cristologica sul sacerdozio di Cristo. L'autore della lettera agli Ebrei dice, sottolinea questo fatto, sottraendo così la speranza cristiana a tutta la dimensione psicologica, culturale, filosofica, antropologica, che non è il cuore della speranza cristiana, anche se la pienezza della speranza cristiana si traduce anche in un atteggiamento psicologico, culturale, filosofico, antropologico. Ma il cuore, il motore della speranza è la fede. È la fede, l'abbiamo incontrato, abbiamo mangiato con lui, l'abbiamo toccato. La vita cristiana nella sua sostanza è partecipare alla mirabile avventura di Cristo e si attua nella misura per cui ci inseriamo in modo fattivo
nella realtà del Cristo totale, la Santa Chiesa, come si esprimeva Sant'Agostino, il Cristo totale, il capo e le membra, Lui e noi. Nella Chiesa viviamo oggettivamente l'appartenenza. Entriamo in modo reale in rapporto col Signore risorto. La seconda lettura tratta dai Colossesi ci esorta proprio e ci sollecita: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, rivolgete il pensiero alle cose di lassù. Si ha la speranza. La speranza cristiana non è solo, dicevo, un augurio. Prima di essere però una virtù, fede, speranza, carità, prima di essere una virtù, la speranza cristiana è la realtà stessa, dicevo, della persona di Gesù, che è davvero risorto. Noi quindi siamo chiamati a stare dove Lui è, a cercare le cose di lassù, che ci parlano di Lui, che ci indicano Lui, che ci fanno vivere con Lui e in Lui. La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Nello stesso tempo, cercare di vivere le cose di lassù dove Cristo è non ci toglie dagli impegni e dai doveri di questo mondo. La speranza cristiana, come abbiamo appena accennato, è fondata e conformata dalla fede, ma non è una fuga dal presente, non è una fuga in avanti, al di fuori della realtà, ma è sempre intessuta di carità. Una persona non ha vera speranza cristiana se non la verifica nella carità. Fede, speranza e carità, questo trinomio che diventa il proprium, la cifra del cristiano. La carità, sì, la carità ci garantisce che la nostra è una speranza non vana, non menzognera, non illudente. La fede, la speranza e la carità si richiamano a vicenda e si sostengono l'un l'altra, potremmo dire che rappresentano una verifica nel termine etimologico. Una virtù teologale rende vera le altre, verifica, le fa vere. Infine, il Vangelo che abbiamo ascoltato ci presenta il sepolcro vuoto, lo sgomento di Maria di Maddala, che non sa andare oltre il turbamento e il pianto per ciò che è successo e di cui è stata testimone oculare, ha ancora negli occhi il venerdì santo, la tomba, Gesù morto, e non riesce ad afferrare il senso di quella tomba vuota. Poi c'è la commovente corsa di Pietro e Giovanni verso il sepolcro. In questo correre i due apostoli raffigurano il carattere proprio della vita cristiana. La vita cristiana è un continuo andare verso il Signore, appunto, verso il risorto. E questo andare non è mai un semplice stanco procedere, ma è un correre, un muoversi con decisione e trepidazione. Ricordiamo l'altro camminare sollecito, quasi un correre all'inizio del Vangelo, quando Maria, appena ricevuto l'annuncio dell'angelo, l'incarnazione, si alzò e andò in fretta
dalla cugina Elisabetta. Pietro e Giovanni correvano insieme tutti e due, vogliono andare da Gesù, anche se in modo umanamente convulso, confuso e agitato, ma vogliono andare a vedere. Sì, andare a vedere, andare verso il Signore. È l'unica competizione possibile fra i discepoli del Signore, ma è una competizione particolare in cui c'è chi è più anziano e chi è più giovane e quindi dotato di forze diverse. Chi corre più veloce e perciò arriva per primo e chi invece giunge dopo, eppure attende chi sta faticando nel suo correre, mettendo al bando ogni individualismo. E allora si entra insieme, per vedere e credere. Così è necessario essere raggiunti non solo dall'annuncio, ma dalla consapevolezza di fede che Gesù è il risorto e il vivente. Capiamo poi come dalla fede della risurrezione sgorga la nostra missione di cristiani nel mondo. Chi crede nella Pasqua, chi fa Pasqua, deve lasciarla irradiare in tutte le sue fibre del proprio essere e deve saperla annunciare agli altri col vigore della propria voce, l'energia del proprio spirito. Il risorto ci invita a preparare, per quanto è consentito alle nostre vocazioni, per quanto è richiesto dalle nostre vocazioni, il mondo rinnovato che Egli porterà a compimento. Di questa notizia, di questo fatto, di questa speranza, noi, la prima lettura di oggi, siamo testimoni. È ciò che attesta Pietro nel discorso in casa del centurione Cornelio, ripreso dalla prima lettura. È una speranza che unisce passato, presente e futuro. Pietro infatti richiama, ha imparato a leggere l'evento di Cristo, la testimonianza antica dei profeti. Vi ricordate i 2 discepoli di Emmaus che vengono edotti da quel pellegrino che incominciò dall'antica scrittura a spiegare tutto quello che riguardava il Cristo. Pietro finalmente ha compreso, ha letto l'evento di Cristo nel passato, nella preparazione, nei fatti accaduti e nella consegna che ha ricevuto il giorno di Pasqua. Annuncia infine la sua missione, che è la missione della Chiesa di sempre, testimoniare che Gesù di Nazaret, il crocifisso, è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. E questa catechesi di Pietro in casa del centurione Cornelio è tutta l'annuncio cristiano. Concludo. Fede, amore e speranza superano la paura. Anche le fatiche e i timori di questo nostro tempo, segnato da tante incertezze e sofferenze. Lo scorrere del tempo, il presente e il futuro sono scanditi in modo nuovo perché ai nostri occhi la storia è tutta da progettare in Cristo il risorto che ha già raggiunto la sua pienezza e ci invita a entrare in un tempo che, dicevo, è segnato dal già della salvezza e dal non ancora della storia che continua e attende questo annuncio di salvezza.
Cristo mia speranza è risorto, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Anche il canto della sequenza pasquale ci ha riportato al cuore della speranza cristiana, quella speranza viva che con gioia ci mette nel futuro, questa speranza che Maria di Nazaret ha vissuto più di ogni altra creatura, ci sostenga oggi, nelle settimane e nei mesi non facili che ci stanno dinanzi, e sia il fondamento del nostro pensare, del nostro agire, del nostro progettare come credenti e come cittadini. La speranza cristiana non è una fuga, chiede di essere verificata dalla carità che presuppone la giustizia sociale, il lavoro per tutti. Ci aiuti la Regina del Cielo a non cedere al diffuso senso di scetticismo e relativismo, a tutti i dubbi coltivati ed esaltati quasi fossero oggi dei pregi. Chi dubita, chi non ha certezze, chi non ha risposte, per molti è un intelligente. Ma ne siamo davvero certi? Non dare mai risposte, neanche perché siano inizio di altre domande. Non è il suicidio della ragione? Il Signore è veramente risorto. Buona Pasqua a tutti. Credo in un Deo. Et in honum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est.
ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque procedit. Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesia. Et expecto resurrectionem mortuorum. Fratelli e sorelle, in questo giorno santissimo in cui la potenza dello Spirito ci crea come uomini nuovi a immagine del Signore risorto e fa di tutti noi il suo popolo santo, innalziamo la nostra preghiera unanime perché la gioia della Pasqua si estenda nel mondo intero. Per la Chiesa di Dio, perché abbia sempre più viva coscienza di essere la comunità pasquale, generata da Cristo umiliato sulla croce e glorificato nella resurrezione. Preghiamo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per l'umanità intera, perché si diffonda nel mondo il lieto annuncio che in Cristo si è fatta pace fra l'uomo e Dio, l'uomo e se stesso, l'uomo e i suoi fratelli. Preghiamo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per le nostre famiglie, perché in ogni casa si celebri nella sincerità e nella verità l'evento pasquale e si condivida il dono del Signore con la festosa ospitalità ai piccoli, ai poveri e ai sofferenti. Preghiamo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per tutte le sorelle e i fratelli defunti, perché fin da ora siamo commensali al banchetto eterno, nell'attesa della risurrezione dei corpi, alla fine dei tempi. Preghiamo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio dissolvi ogni paura e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare, concedi ad ogni uomo che si dice cristiano di rinnovarsi nel pensiero e nelle opere con la fede di chi nel battesimo si sente risorto.
Per Cristo nostro Signore. La celebrazione ora entra nella liturgia eucaristica. Nel sacrificio eucaristico si rinnova il memoriale della Santa Pasqua. La vita di Cristo entra nella nostra vita e la trasforma. Si apre per noi, attraverso la partecipazione a questo banchetto, la possibilità di accedere alla vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Dal cielo scende un angelo, splendente come folgore, la grande pietra rotola. Alleluia, alleluia.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Esultanti per la gioia pasquale ti offriamo, o Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente rinasce e si nutre la tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte, risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno glorioso della resurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Patriarca Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Marco Evangelista e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento,
osiamo dire, Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con voi. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma io soltanto parola io sono santo. Ci accostiamo ora alla Santa Comunione. Fedeli che desiderano riceverla rimangano al proprio posto. Ci stiamo per accostare al sacramento dell'Eucaristia. Nell'Eucaristia la vita di Cristo
entra nella nostra esistenza e dona nuova speranza, nuova luce, risana le acque morte del nostro peccato, ci apre alla vita immortale. Infatti nella antifona per l'aspersione che la cappella ha cantato, la cappella marciana, all'inizio della celebrazione, nel momento in cui appunto il patriarca ha sperso l'assemblea, abbiamo ascoltato queste parole tratte dal profeta Ezechiele. Ho visto un'acqua che usciva dal tempio, dal lato destro, alleluia, e tutti quelli ai quali giunse quest'acqua furono salvati e dicono alleluia. L'antifona per l'aspersione prevista per il tempo di Pasqua, appunto, ci ricorda che la vita di Cristo è come quest'acqua che esce appunto dal costato di Cristo, dal lato destro del Tempio. Nel Vangelo di Giovanni, come abbiamo ascoltato il Venerdì Santo, nel Vangelo di Giovanni si narra che appunto uscirono sangue e acqua dal costato di Cristo. Questo sacramento di vita, dunque, che è il sacramento dell'Eucaristia, giunge per risanare la nostra esistenza. Per tutti coloro che non potranno oggi accostarsi all'Eucaristia perché malati o impossibilitati a muoversi, compiamo ora l'atto della comunione spirituale, come suggerito più volte anche da Papa Francesco, con quella preghiera tradizionale di Sant'Alfonso Maria di Liguori, così diffusa e conosciuta. La preghiamo insieme. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.
Vero Lucio, attenzione che si alza. Guarda un po' il fuoco. Apri la camera. Si alza. 3 minuti. Vero Lucio. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Ok. Adesso da davanti daranno l'annuncio della... Guardate il microfono aperto. Il nostro venerato padre Francesco, per grazia di Dio, patriarca di questa Santa Chiesa che è in Venezia, a nome del Romano Pontefice impartirà la benedizione, cui è annessa l'indulgenza plenaria. Tutti i fedeli che, animati da autentico pentimento, riconciliati sacramentalmente con Dio e comunicati al corpo e sangue del Signore, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Patriarca Francesco, per la Santa Madre Chiesa, e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate con animo esultante giungere alla festa senza fine. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ite missa est, alleluia, alleluia.
con le due antifone del Regina Celi e dell'Ave Maria, cantate dalla Cappella Marciana, si chiude la celebrazione eucaristica del giorno di Pasqua, presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia dalla Basilica Cattedrale di San Marco Evangelista in Venezia. A tutti voi un augurio di una santa e felice Pasqua. E allora rieccoci in diretta, ci siamo visti poco prima che iniziasse la celebrazione dalla Basilica di San Marco, celebrata come avete visto dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Dunque inizia di fatto adesso la nostra lunga giornata per stare insieme, per passare insieme questa Pasqua, la Pasqua a casa con Antena 3, così come abbiamo passato insieme il Natale. Per chi si fosse messo in collegamento soltanto ora, dunque una giornata davvero insieme per rafforzare quello che è un legame già molto forte con voi telespettatori, per cercare di appunto passare insieme una giornata speciale, perché la Pasqua è una giornata speciale, particolare perché il Covid e la zona rossa impongono ovviamente le limitazioni che tutti sappiamo, e allora cerchiamo di passarle insieme raccontandovi quello che è la giornata, anche la cronaca ovviamente di quello che è le varie facce insomma della giornata, dalla cronaca anche ovviamente al divertimento, alla musica, alle tradizioni. Quindi sarà una giornata dai 1000 volti, lo dicevamo prima di iniziare la messa, prima di lanciare la messa. Il Covid si batte anche con la serenità, guardando oltre, guardando al futuro, non solo ovviamente con la scienza e con il rispetto delle regole. Quindi sarà un menù ricchissimo quella della giornata di oggi con Antena 3, perché avremo il governatore Zaia, avremo tanti collegamenti, avremo Lucio Zanato che, come dicevo prima, si sposterà un po' in tutto il territorio partendo da Venezia, e fra poco ci collegheremo proprio con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto da Piazza San Marco, quindi la scenografia ideale per partire in questo viaggio, ma attraverserà diverse località, soprattutto della Marca trevigiana, per raccontare le tradizioni di Pasqua, i canti di Pasqua, i vari volti di questa giornata. E poi c'è l'altro fronte, quello anche dei controlli. Pasqua e Pasquetta sono osservati speciali ovviamente dalle forze dell'ordine per i controlli. C'è una task force imponente messa in campo anche in Veneto per evitare assembramenti, per evitare gite fuori porte, che come sapete non sono consentite. E allora ci collegheremo anche con Anna Maria Parisi, che nella prima parte diciamo di questa mattinata sarà in volo con l'elicottero dei carabinieri che ringraziamo, per sorvolare appunto le zone della Marca, ma non solo, per vedere i posti di blocco, e poi si fermerà e attraverserà la Treviso un po' particolare di questa giornata di Pasqua. Ci sarà un appuntamento con gli alpini. Durante la nostra diretta di oggi parleremo anche di tradizioni, di cucina, di musica, di ballo, di cultura.
di cultura ci sarà Ottavia Piccolo in collegamento, parleremo di sport con Cristian Ghedina, Lele Marcassa e Ivo Gallo della Zanzega, quindi le tradizioni. Per chi ama il ballo e la danza, Samuel Peron, un ospite importante, conosciutissimo per il programma televisivo Ballando con le Stelle. Insomma, ci sono tantissimi ospiti, e poi parleremo ovviamente anche dell'attualità e della cronaca. E poi soprattutto il legame con voi. Allora, lo vedete, lo avevo detto prima che iniziasse la messa, scorrerà per tutta la giornata il crawl, come si suol dire, quella lunga striscia sotto che vedete in sovraimpressione con i vostri messaggi. Abbiamo lanciato la possibilità di poter fare gli auguri via WhatsApp al numero che fra poco vedete in sovraimpressione, io ve lo ricordo, è il 351 175 5340. Questi sono i primi messaggi che stanno arrivando, ne stanno arrivando tantissimi, ovviamente poi verranno aggiornati nel corso della giornata, oppure potete mandare anche i vostri video. Fra poco vediamo subito un video che è già arrivato da Asolo, un video di auguri, oppure la possibilità della telefonata allo 0422 162 8332. Ce n'è già una telefonata in linea. Allora direi di partire proprio con voi, poi vediamo l'aggiornamento anche dei contagi del Covid, ovviamente anche il tema delle vaccinazioni. Allora, inauguriamo questa giornata con la telefonata. Buongiorno, con chi parliamo? Io mi chiamo Amelia da Castelfranco Veneto, buongiorno. Ornella da Castelfranco, io voglio fare gli auguri a tutti voi perché siete bravissimi, tutti. Grazie, buona Pasqua anche a lei. C'è qualcuno in particolare? Buona Pasqua a tutti, perché io non so adoperare WhatsApp, volevo fare le mie nipote, ma non importa. Lo faccia gli auguri a suo nipote. Auguri a tutti. C'è qualcuno in particolare che vuole salutare? Ma non credo che stiano guardando adesso. Speriamo di sì, Faccio tanti auguri a tutti, anche a Zaia quando inizia, che da quando è nata la guardo Antenna 3, sono una vostra spettatrice da anni. Storica, bene. Senta, come sta passando questa giornata di Pasqua? Qua da sola, da sola perché non posso andare a raggiungere i miei che abitano su a Cornuda, e allora ho detto no, rimango qua. E allora cerchiamo di fare compagnia noi a lei, va bene, signor Ornella? Vi guardo sempre. Grazie davvero, signor Ornella. Di nuovo. Grazie, grazie signor Ornella. Allora, abbiamo inaugurato le telefonate, continuano anche i vostri messaggi. Allora, le telefonate, i messaggi oppure i video. Allora, vi dico subito che è arrivato già un primo video, ne stanno arrivando, ovviamente dovete darci il tempo di prenderli, assemblarli e poi metterli in onda. Morris, Stefania, Eva e Rebecca, una famiglia di Asolo che ci scrivono a Pasqua con Antenna 3, grazie per questa opportunità che date a noi cittadini di stare vicini a tutti i nostri cari, auguri a tutti voi. Allora vediamo il video degli auguri da Asolo di Morris, Stefania, Eva e Rebecca. E allora grazie davvero a questa famiglia, sono loro a esordire in questa giornata di festa, ovviamente, perché è una giornata di festa, una giornata di ricorrenza, di riflessione. A proposito, una riflessione veloce su quello che ha detto il Patriarca di Venezia, poi ne parleremo anche con Lucio Zanato che fra poco si collegherà da Piazza San Marco, perché iniziamo proprio i collegamenti dal capoluogo regionale e quindi dal scenario più, lo scenario più importante, lo scenario certamente più importante di questa giornata, perché qui è stata celebrata la messa alla Basilica di San Marco del Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia. Allora, i punti salienti di un'omelia importante, nel quale ovviamente Moraglia ha ricordato chiaramente il Covid, ha detto tra le varie parti dell'omelia nella corsa verso il sepolcro vuoto, e quindi richiamando ovviamente la resurrezione: ognuno ha il suo passo, ma chi corre più veloce aspetta chi fa più fatica. Chi corre più veloce aspetta chi fa più fatica. Il significato: no all'individualismo.
la società deve stare insieme anche nella pandemia. Questo è un messaggio molto importante anche per richiamare quelle che sono le polemiche ovviamente di questi mesi. Ripeto, ognuno ha il suo passo, ma chi corre più veloce aspetta chi fa fatica. Quest'anno, ha detto Moraglia, pur con limitazioni possiamo tornare a celebrare la Pasqua in presenza. Ricordate, la Pasqua dell'anno scorso decisamente diversa. Ha ricordato Moraglia i medici volontari, le forze dell'ordine, i sacerdoti e i religiosi impegnati a portare aiuto anche nella pandemia tuttora in atto. Ricordo, ad esempio, tra le tante iniziative di questi giorni, ha raccontato proprio il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, questo fondo per le famiglie e le imprese in difficoltà, un fondo creato dalla diocesi con 500.000 euro subito per le famiglie. E poi ha detto: la speranza cristiana chiede di essere verificata dalla carità. Altro punto cruciale: giustizia sociale e lavoro per tutti. Questi sono i messaggi chiave dell'omelia del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Un'altra telefonata in diretta. Buongiorno e buona Pasqua. Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Con Adel di Castagnole. Castagnole di Paese, buona Pasqua intanto. Anche a lei, anche a lei. A chi vuol fare gli auguri? Io voglio fare gli auguri a tutti quanti, a Zaia, a tutti gli operatori degli ospedali della regione Veneto, a tutti, a tutti. Come sta passando questa giornata? Benissimo, benissimo, siamo soli io, mia moglie e basta. Basta questo comunque, no? Quando c'è anche l'amore di coppia, insomma. Come si chiama sua moglie? Adriana. Adriana, benissimo, salutiamo anche Adriana ovviamente, e quindi buona Pasqua anche a voi. Anche a voi e a tutti quanti. Grazie, continuate. Anche se non sono veneto, ma sono 45 anni che vivo qui nel Veneto, mi sono sempre trovato bene. Chiunque abita qua è veneto, quindi non c'è problema. Grazie davvero, continuate a seguirci perché, come ho detto prima, il menù è davvero ricco. Grazie, buona Pasqua anche a voi. Io, infatti la sto guardando anche adesso in questo momento. Benissimo, perfetto, grazie davvero. Ecco, continuate a chiamarci, questo filo diretto continua. Allora, dicevamo, chiedo alla regia, ringrazio fin d'ora, poi questa sera spero di ricordare tutti, ringrazio fin d'ora Tony Esposito e Renato Capoia in regia, che quindi cercheranno di seguirmi ovviamente, perché una diretta, certo, per quanto preparata, ha i suoi momenti ovviamente di cambio al volo, per cui cercheranno di seguirmi per quanto possibile. Allora, diamo un aggiornamento, in attesa di Lucio Zanato, diamo un aggiornamento sui casi dei contagi da coronavirus, ovviamente perché la cronaca comunque si impone. Sono 1185 nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto e 24 purtroppo i decessi. Il dato emerge dal report regionale. In totale quindi 388.786 contagi e 10.738 vittime. Ricordate quando furono superati il muro dei 10.000? Siamo già quasi a 11.000 dall'inizio della pandemia. Negli ospedali si registra un aumento dei ricoveri, più 29 nei reparti ordinari, quindi in area non critica. Una diminuzione invece nelle terapie intensive, meno 5. 297 i posti letto occupati. Vi do anche un aggiornamento sulla questione vaccini, e qui ho anche uno schema, una tabella diciamo che arriva proprio dalla regione, non so se possiamo vedere in onda, fa vedere le varie regioni. Sono 273.264 i cittadini residenti in Veneto ad aver completato il ciclo vaccinale anti-Covid, pari al 5,6% della popolazione, mentre 703.445 è il totale delle prime dosi, pari al 14,4%. È un report regionale aggiornato alla mezzanotte. Nel dettaglio, il 74,4% di popolazione sopra gli 80 anni ha ricevuto almeno una somministrazione del vaccino. Nella settimana appena trascorsa, ed è questo gli ultimi 7 giorni a cui fa riferimento la tabella, le dosi somministrate sono state 976.709, il 94,6% delle forniture totali. Ovviamente, come sempre, è fondamentale l'avere i vaccini, ovviamente la materia prima. Poi torneremo a parlare dei vaccini perché ieri abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, c'è stata la sperimentazione del vaccino in auto, il drive-in a Castelfranco.
Castelfranco, era accesso diretto per la classe 1935 a Castelfranco, nella zona di Castelfranco, e già appunto si è detto ieri modello da replicare. L'ULSS 2 sta già pensando di replicarlo e lo farà a metà aprile nella zona dell'ex Pagnossin a Treviso, e quindi nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo. Altra telefonata in diretta, buongiorno e buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua, con chi parliamo? Con Motta di Livenza. Caterina, volevo fare gli auguri a mia sorella Tiziana. Che si trova ovviamente in un altro comune, immagino. A Chiarano, sì, si trova a Chiarano, non è tanto distante, ma questa pandemia... Certo. Mirella, allora, il Mirella fa gli auguri a Tiziana. Chiedo a tutti un po' come state passando questa Pasqua. Siamo in casa così. In casa avete già preparato, casa, sì. Avete già preparato il pranzo? Il pranzo sì, di Pasqua? Pranzo di Pasqua. Ci dica il suo menù di oggi. Il mio menù è semplice. Ma le cose semplici sono anche le più buone, ci dica. Perché siamo da soli. Certo, ma ce lo dica, così mi fa venire l'acquolina in bocca. Cosa sta preparando? Abbiamo fatto il pasticcio, abbiamo fatto l'arrosto, le uova, la dice che è cioccolata. semplice, non è semplice il pasticcio e arrosto, insomma è tradizionale, è classico, diciamo. Esatto. Benissimo. E suo marito, immagino, è con suo marito? Sì, è a casa anche lui. Come si chiama? Sergio. Allora Sergio e Mirella, se non sbaglio, mi ricordi, da Motta di Livenza. Da Motta di Livenza. Che fanno gli auguri a Tiziana, la sorella a Chiarano. Sì. A Chiarano. Perfetto, benissimo. Allora auguri a Tiziana. Auguri a tutti quanti. Come? Auguri a tutti voi. Assolutamente, grazie anche a lei. Allora continuate a seguirci, state in nostra compagnia. Grazie a Mirella e Sergio e gli auguri a Tiziana a Chiarano. Grazie, buon pranzo. Bene. Questa dunque è l'altra telefonata. Ecco, continuate pure a chiamarci. Nel frattempo stanno arrivando anche i vostri video e anche i messaggi. Allora, stavo dicendo, sì, la vaccinazione, domani peraltro c'è un altro appuntamento importante, come avete sentito, insomma, avete saputo, abbiamo raccontato in questi giorni le varie problematiche legate ai vaccini, i disagi che ci sono stati, li abbiamo raccontati, ricordate, a Lugugnano di Paese con le code, poi anche i problemi con la prenotazione online, insomma non sono mancati disagi in questi giorni, molto di questi legati anche ovviamente all'arrivo dei vaccini o meno, alle scorte che erano arrivate. Come sapete all'inizio sembrava che si dovesse, parliamo dell'ULSS 2 ovviamente, ripartire martedì, invece ci può ripartire già da domani a Pasquetta, e domani sarà un appuntamento importante che racconteremo, perché vi ricordo che saremo in onda anche domani alle 12, come sempre ci sarà Marta Marangon, la diretta edizione straordinaria, e poi il telegiornale della sera. Vi racconteremo del Palasport di Ponte di Piave, mega centro vaccinale, mega hub che apre proprio domani, ma nel dettaglio vi racconteremo esattamente come andrà anche nel corso dei nostri telegiornali. Vorrei capire se dalla regia Renato Toni, se Lucio Zanato sta per collegarsi. Nel frattempo vedo che c'era anche un'altra telefonata, fatemi capire. No, non c'era la telefonata. Allora io farei così, farei vedere un servizio che riguarda proprio la sperimentazione del Vax Day di Castelfranco di ieri, il drive-in di Castelfranco. Poi facciamo vedere altri messaggi di auguri che stanno arrivando che sono arrivati in queste ore. Però prima, visto che parliamo di vaccini, facciamo proprio vedere com'è andata ieri a Castelfranco, anche in prospettiva. Il servizio vaccini drive-in con il vaccino direttamente in auto, una novità assoluta. E allora lo vediamo, il servizio vaccini drive-in realizzato ieri dal nostro Christian Arboit. Sono molto contenta, mi sento rassicurata e ho molto stima e fiducia di voi tutti, dei medici. La signora Giuseppina attendeva con ansia questo momento, e con lei tanti coscritti del 1935 chiamati al Vax Day in tutta la Marca, campagna vaccinale che a Castelfranco ha visto la sperimentazione della modalità drive-in nel piazzale del Melody, anamnesi e inoculazione direttamente in auto. Troppo bene così, vedendo dove che lo fanno in altre parti, c'è da mettersi le mani sulla testa. È tanto che aspettavi, perché la moglie è già fatta un mese fa, che è più giovane di me.
Il Vax Point a Castellano è riuscito a vaccinare circa 35 persone all'ora, anche grazie all'aiuto arrivato ai sanitari dai carabinieri in pensione e dagli alpini, i primi incaricati di gestire l'arrivo degli assistiti, i secondi di accompagnare i veicoli nell'area di sosta. Poca attesa nelle file e quindi mi sembra che la gente risponde in maniera molto efficace. Sul posto diversi sindaci del territorio che si sono accertati che tutto filasse liscio. È sicuramente una soluzione che per la Castellana è un'ottima soluzione, consente la comodità, consente anche l'avversità, di superare le avversità del meteo. Siamo soddisfatti di quanto siamo riusciti a ottenere, ringraziamo anche chiaramente l'USL, il direttore generale, per la disponibilità che ci ha concesso. Noi questi giorni ci siamo attivati con le assistenti sociali che sono passate casa per casa e che hanno dato le indicazioni tranquillizzando il più possibile. Un modello da replicare in tutta la Marca anche per il sindaco di Castelfranco e presidente della provincia. Io penso che oggi questa sperimentazione dia degli elementi all'ULSS per poter essere sempre più performanti nella inoculazione dei vaccini e ne abbiamo bisogno. Resta la gioia di chi da mesi è costretto in casa. Se sarà in casa, se va sull'orto, se va a fare la spesa e nient'altro. Mi ha intristita molto, io sono molto solare per natura, comunque sento la tristezza. È giusto fare e dopo sarà quel che Dio vorrà. La saggezza della signora. Allora, visto che parliamo di vaccini, dicevamo prima, domani invece è un'altra giornata importante con Ponte di Piave. Allora vediamo questo servizio. Riprende domani a pieno regime la campagna vaccinale nella Marca dopo gli stop and go dell'ultima settimana a causa dei ritardi nelle consegne dei vaccini che hanno sfasato la programmazione e mandato in tilt nella giornata di giovedì la piattaforma web. Ai poli vaccinali già operativi del territorio da domani Pasquetta si aggiungerà quello di Ponte di Piave, ospitato al Palasport Saranzanello, che diventerà polo di riferimento per l'intero territorio dell'Opitergino Mottense. Gli spazi sono pronti, transenne e box allestiti, 2 gli ingressi utilizzabili e poi parcheggi che nella zona non mancano, ci sono quelli della stazione, della vicina casa di riposo e dello stesso Palasport. Questa è la palestra nel giorno di Pasqua, in attesa di flussi che, vaccini permettendo, saranno continui per tutta la giornata da domani a estate inoltrata. L'obiettivo del resto è ambizioso, ovvero somministrare 100 dosi all'ora con le priorità fissate dalla Regione e recepite dall'ULSS 2. Con un senso di disponibilità il Palasport Saranzanello, quindi partiranno domani le vaccinazioni. Io ringrazio tutti i volontari, tutti coloro che ci hanno dato una mano in questi giorni per poter realizzare questo, i dipendenti del comune di Ponte di Piave e in particolare auguro un buon lavoro a tutto il personale medico, infermieristico e amministrativo che sarà qui in questi giorni e ringrazio davvero tutti per la collaborazione e per la partenza. L'ULSS 2 intanto sta ricercando altri spazi e l'ex Pagnossin, a 2 passi dall'aeroporto Canova, potrebbe ospitare il primo centro vaccinale in drive-in della zona di Treviso, modalità che è stata sperimentata sabato con successo a Castelfranco Veneto, anamnesi e inoculazione quindi senza scendere dall'auto. Il sopralluogo dei tecnici dell'ULSS nell'area si terrà a stretto giro di posta, se ci sarà l'ok tecnico si potrà arrivare a 1500-1600 dosi al giorno. Questa è la programmazione in evoluzione della macchina sanitaria trevigiana in attesa di certezze sulle forniture. Allora questo l'aggiornamento su quanto avvenuto e quanto avverrà nelle prossime ore a questo punto, cioè a Pasquetta. Ci stiamo per collegare con Lucio Zanato da Piazza San Marco a Venezia, dove abbiamo da poco finito di vedere la celebrazione, la Santa Messa del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, insomma, che ha messo a posto l'accento su importanti tematiche riguardanti il senso di unità, il senso di carità, il senso di non lasciare indietro chi rimane indietro. Ovviamente riferimenti riguardano la giustizia sociale, insomma chi resta indietro in questa situazione sono i tanti ovviamente che stanno soffrendo non solo a livello sanitario ma anche a livello economico. Questo è il messaggio di Moraglia, che dice la cristianità, il senso del cristianesimo non può essere slegato dal senso di carità. Io vedo già delle splendide immagini di Piazza San Marco e allora mi collegherei proprio con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Inizia da qui il vostro tour Veneto, credo anche con un ospite. Lucio.
Sì, allora intanto cominciamo perché vi voglio regalare tutti i veneti questa immagine, questa cartolina che è la cartolina del nostro Veneto, è la cartolina di Venezia, della nostra capitale, ed è la cartolina di Piazza San Marco con Palazzo Ducale, e adesso grazie alla Camera con Luca Zampieri riusciamo a far vedere la Basilica di San Marco. Sono con il collega Lorenzo Maier che ha seguito con me la celebrazione della Santa Messa. Lorenzo, qual è la riflessione del Patriarca? Tu che l'hai seguita attentamente. La riflessione del Patriarca è una speranza cristiana, ma è anche una speranza che guarda al futuro di una Venezia che si risolleverà. Ecco, questa Venezia tu come la stai vivendo in questo momento, in questa seconda Pasqua di chiusura? Forse un po' più di gente, abbiamo visto finalmente anche all'interno della Basilica di San Marco che ci sono delle persone, ci sono stati diversi fedeli. Sicuramente anche Sua Eccellenza ha richiamato che questa Pasqua, a differenza dello scorso anno, è stata una Pasqua in presenza, quindi una Pasqua che finalmente ha potuto vedere delle persone, ha potuto essere vissuta, però la luce in fondo al tunnel si vede, ma ci vuole ancora un po' di tempo. Ecco, noi venendo qui questa mattina per l'allestimento della diretta della messa, francamente abbiamo visto una Venezia vuotissima ancora. Beh, anche perché ricordiamo che oggi siamo in zona rossa, per cui chiaramente le disposizioni sono chiare e chiaramente non possiamo abbassare la guardia. E qualche segnale di ripresa c'è, bisogna avere un po' di pazienza e sperare nel futuro, ecco, che vada tutto per il meglio. Ecco, tu che sei il nostro polso a Venezia, come sta andando? Ad esempio i grandi alberghi tendono a riaprire, aspettano ancora un po', le catene stanno ancora attendendo? Ma io direi di sì, insomma, adesso le catene stanno attendendo ancora un po' di tempo, però credo che dalla fine di maggio, con la Biennale di Architettura che verrà inaugurata sabato 22 maggio e poi con il Salone Nautico, a Dio piacendo ci sarà una ripresa. Insomma, come diceva il sindaco Brognaro, insomma, bisogna avere pazienza, confidare nei vaccini e poi Venezia ripartirà in tutto il suo splendore e soprattutto sarà quella grande attrattiva turistica che attendiamo da sempre in Veneto. Sì, però dovrà anche ripartire facendo tesoro un po' di quello che ha insegnato la pandemia, cioè non potrà essere più una ripartenza come prima, solo un turismo di massa, ma bisognerà anche cercare di diversificare un po' i flussi e di diversificare un po' anche la produttività e l'economia, che come ha ricordato ieri il Patriarca e anche oggi, perché oggi ricordiamo che durante la messa ha detto che è importante il lavoro per tutti. Appunto, il rientro era proprio sull'omelia del Patriarca, questa omelia che ha atteso dare speranza, però anche monito per certi versi su questa esperienza che abbiamo vissuto. Sì, e direi anche un bellissimo richiamo anche a tutto il personale sanitario, alle forze dell'ordine, ai volontari che sono tuttora impegnati. Ha ricordato Monsignor Moraglia che la pandemia è in atto, quindi ha detto ci vorrà pazienza e ci attenderanno dei mesi difficili, però la società non ci si salva da soli con un individualismo, ma ci si salva insieme, ecco, ricordando anche le parole di Papa Francesco, che poi alla fine della messa ha voluto tramite il Patriarca impartire l'indulgenza plenaria. Questa è la terza volta che accade ed è un fatto molto significativo al Redentore, alla salute e ora adesso, e per cui anche questo è un segno di speranza. Grazie a Lorenzo Maier. Io prima di ridare la linea allo studio, perché sento che è già pronta Anna Maria Parisi dall'altra parte con l'altro collegamento, voglio con il nostro Luca Zampieri farvi vedere Piazza San Marco. La vogliamo vedere così, la vogliamo vedere ancora una volta vuota, sperando che la prossima Pasqua riusciamo a vederla invece nuovamente piena di veneziani, di veneti, ma soprattutto di tanti turisti, perché questo significherà due cose: primo, naturalmente, che avremo sconfitto la pandemia; secondo, che riprenderà quel settore che è quello turistico, che è il settore trainante dell'economia del Veneto e non solo. E se non ci sono domande da studio, una cosa, Lucio, il tuo viaggio l'ultima domanda, il tuo viaggio è appena iniziato, mi dici allora quale sarà la prossima tappa di Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto? Allora, vi dico solo che andremo a casa di una persona famosa, una casa trevigiana, perché andremo a vedere come
come diciamo così trascorre la Pasqua una delle tante famiglie trevigiane e venete. Però non vi dico di più, vi lascio un po', come si dice, sulla graticola, perché so che molti stanno preparando il barbecue e quindi non vi dico chi andiamo a trovare, perché ci ricollegheremo intorno alle 13:30 proprio con questa prima sorpresa di un lungo giro, perché poi vi dico che andremo a vedere i 100 orizzonti della Marca trevigiana, andremo anche a rivedere un gioco che, pensate, un intero comune ha ricostruito per noi, e poi, visto che questo è l'anno di Andrea Zanzotto, del poeta, ci trasferiremo anche sulle colline del Prosecco, perché è giusto ricordare i 100 anni di questo poeta che ha cantato il quartiere del Piave, la Marca trevigiana, ma anche il Veneto. E poi naturalmente il gran finale sarà con un coro che si è ricostituito per noi, ma questo naturalmente nel corso del nostro pomeriggio insieme. Certo, grazie allora, grazie Nicola. Grazie Lucio Zanato, grazie anche a Luca Zampieri e Italo Morao, che ovviamente hanno seguito poi la parte tecnica della messa a Venezia, grazie a Nicoletta Rizzetto, grazie a Lorenzo Maier. Allora ci dai là, e adesso lancio la pubblicità, ha parlato delle colline del Prosecco, fra poco ci collegheremo con Conegliano Anna Maria Parisi, che sta per salire sull'elicottero dei Carabinieri per sorvolare la Marca e non solo. Allora pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, la Pasqua a casa con Antenna 3, riprende la nostra lunga diretta, fra poco vedremo un aggiornamento di cronaca di un fatto che è avvenuto a Montebelluna. Prima però, come detto prima della pubblicità, andiamo proprio nel Coneglianese, dove c'è la nostra Anna Maria Parisi che sta per salire sull'elicottero dei Carabinieri. Buongiorno Anna Maria, buona Pasqua a te e anche a Simone Merlo. Buongiorno anche a te e a tutti i nostri telespettatori e buona Pasqua. E come anticipavi tu nello spoileraggio anche di Lucio Zanato, con cui ci siamo avvicendati in questa staffetta domenicale, ci troviamo in quelle di Conegliano, a Campidui, nella pista d'atterraggio per essere esatti. Vediamo alle nostre spalle la gazzella dei carabinieri, i carabinieri in divisa, e apriamo, grazie a Simone Merlo, l'inquadratura. Ecco qua l'elicottero con cui, grazie ai carabinieri di Belluno, del 14° nucleo dell'elisoccorso di Belluno, potremo viaggiare sopra i cieli della Marca, di Conegliano e di Treviso. E quindi ringrazio gli uomini del NEC in divisa e mi metto qui al centro tra il maggiore Fabio Di Rezze, comandante della compagnia dei carabinieri di Conegliano, e il maresciallo maggiore, il nostro pilota che ci porterà in giro per questa lunga diretta, il maresciallo maggiore Walter Rossi. Buongiorno a tutti e buona Pasqua. Trascorreremo insieme, maggiore Di Rezze, molta parte di questo tempo pasquale sopra i cieli della Marca. Si diceva perché voi carabinieri siete sempre in prima linea, sempre impegnati non soltanto nei controlli anti-Covid, ma anche per monitorare il territorio dal punto di vista della sicurezza. Certo, innanzitutto buona Pasqua a lei e a tutti i telespettatori. Ovviamente i carabinieri sono sempre presenti sul territorio, soprattutto per essere vicino alla popolazione e in particolare in queste occasioni per garantire un corretto svolgimento delle festività, nella fattispecie delle festività pasquali. Ecco, esatto, perché ricordiamo che il Veneto è una delle poche regioni d'Italia che non ha posto veti, limitazioni per queste festività pasquali, però resta sempre alta l'attenzione per le gite fuori porta, i picnic, gli assembramenti, le grigliate, così. Certamente, i controlli odierni sono finalizzati anche a verificare il rispetto della normativa anti-Covid presente attualmente sul territorio nazionale. Ecco, maggiore Di Rezze, come sta andando invece la sicurezza nel nostro territorio dal punto di vista di furti e rapine? Perché si parla sempre di Covid, ma dall'altra parte cosa sta succedendo? Anche nella Marca trevigiana si conferma quello che è il trend nazionale di un decremento. Nel particolare per quanto riguarda noi e a livello nazionale si parla di un 25% meno sia di furti che di rapine, dovuto prevalentemente al fatto che i cittadini sono nelle loro abitazioni impossibilitati ad uscire e dall'altro dall'aumento delle pattuglie esterne che aumentano il controllo del territorio.
Benissimo, quindi hai sentito Nicola, sono diminuiti i furti e le rapine in particolare nel nostro territorio. Mi pare che osservato speciale, diciamo, per quanto riguarda i controlli anti-Covid sia la zona del Piave, se non sbaglio, sia tra le zone, diciamo, osservato speciale tra oggi e domani, è così? È così, infatti noi sorvoleremo a breve proprio lungo la riva del Piave, partendo dal suo lato a sud. Da qui andremo sopra Ponte della Priula per poi andare verso Ponte di Piave, perché il Piave è un osservato speciale, si dice. Il Piave è un osservato speciale e fa parte del territorio di questa compagnia, che si estende appunto dalle colline di Conegliano sino giù al confine con Venezia e sino a Ponte di Piave e col confine con Treviso. Quindi, cari telespettatori, siete anche avvisati, perché noi tra un po' loro devono stare sopra questa zona per... Devono stare in casa a guardare noi, per cui non devono uscire, diciamo così. No, questo è indubbio, però se permetti, sì, Nicola, mi sposto un attimo con l'inquadratura, perché vediamo, ecco, gli uomini del nucleo elicotteristi di Belluno in divisa, l'elicottero è pronto, ma anche noi, e abbiamo fatto un piccolo briefing prima anche con il pilota, il maresciallo maggiore Walter Rossi, che ci indicava come dovremmo salire in elicottero. Vedi, allora i piloti, tra l'altro, sono anche due, i loro caschi sono già pronti, li puoi inquadrare, Simone, eccoli qua, sono già pronti, e poi noi per salire, adesso l'elicottero, ecco qua, vediamo se riesco ad aprirlo, no, è chiuso, per salire dovremmo rispettare anche delle, grazie, ecco, mi ha raggiunto l'altro pilota, il suo nome? Brigadiere Capo Bortoluzzi Valerio. Ecco, grazie. Allora, brigadiere, sì, non volevo distruggere l'elicottero prima di non salire sia in mai, volo, volevo far vedere che le indicazioni che... No, per carità, che ci ha indicato, che ci ha dato prima. Dovremo salire stando anche qui distanziati, quindi Simone Merlo, il nostro operatore, si siederà qui, di modo che io sarò di fronte a lui, il casco è già pronto, e di fronte a me ci sarà il comandante della compagnia dei Carabinieri di Conegliano, il maggiore Fabio Di Rezze. Così i due piloti naturalmente al posto di guida, e così Simone, essendo qui esterno, potrà giostrarsi con la telecamera e lo zaino che ci permette di mostrarvi questa lunga diretta tra l'interno con le nostre interviste e l'esterno con le riprese. Perfetto, allora il prossimo appuntamento, voi starete per decollare o starete già in volo? Decolleremo in diretta, proviamo a vedere il decollo in diretta? Noi proviamo a vedere se riusciamo a fare il decollo in diretta. Ti devo anticipare che comunque ci vogliono circa 5 minuti. Certo. Allora il prossimo collegamento più o meno intorno all'una sarete in volo, diciamo così, ok? Allora cominceremo a vedere già le magnifiche immagini. Sì. Sì, tra l'altro sorvoleremo sopra i territori anche della Grande Guerra. Adesso, se mi permetti, Nicola, sono stati utilizzati termini anche militareschi per questa pandemia, senza cadere comunque nella banalità. È da dire che sorvoleremo non a caso anche questi territori tra l'altro anche dei ragazzi del 99, insomma ne parleremo anche più diffusamente tra poco, anche con le immagini che vi mostreremo dall'alto. Certo, allora ci ricollegheremo con voi e vedremo allora le immagini. Grazie a Anna Maria Parisi e a Simone Merlo, quindi ci vediamo più tardi. Grazie anche ai Carabinieri, ovviamente, che ci hanno concesso questa possibilità. Grazie davvero, a dopo. Allora, vi dicevo, un fatto di cronaca, ne parleremo più approfonditamente. Ci sono indagini in corso da parte dei Carabinieri, a proposito dei Carabinieri di Montebelluna, su un'aggressione avvenuta la scorsa notte a Montebelluna, in cui un uomo di 40 anni è stato accoltellato da una persona che poi è fuggita. L'episodio è verificato all'interno di un parcheggio nei pressi della biblioteca del centro cittadino, quindi proprio nel centro di Montebelluna. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Montebelluna, 2 ferite alla spalla e al petto, non sarebbe in pericolo di vita, ovviamente non si è capito ancora la motivazione. È successo stanotte, ne parleremo più tardi. Perché nel frattempo vedo in collegamento il nostro primo ospite, diciamo, istituzionale. Grazie per essere con noi, buona Pasqua, il sindaco di Treviso Mario Conte, buongiorno. Buongiorno a tutti e buona Pasqua a voi, una Pasqua di lavoro vedo, e quindi tanti auguri per voi. Ma immagino che anche per lei comunque un sindaco non stacca mai, credo. No, difatti è anche per noi una Pasqua di lavoro,
però francamente qualche momento in famiglia ce lo ritagliamo anche noi oggi. Difatti consentitemi di fare un augurio di buona Pasqua anche a tutti i colleghi sindaci che in questo anno di pandemia hanno davvero combattuto giorno dopo giorno in prima linea per dare risposte, incoraggiare, a volte richiamare le comunità, però sempre dando un messaggio di speranza, di positività e rivolto al futuro, nonostante la stanchezza che, credetemi, a volte anche per noi sindaci è davvero tanta. Però insomma oggi si festeggia questa Pasqua, lo si fa in famiglia molto semplicemente, però credo che mai come quest'anno anche per noi c'è bisogno di fermarsi e rimanere con i nostri cari anche solo per poche ore, proprio per godersi anche un po' di riposo e la famiglia. Allora, abbiamo visto poco fa Anna Maria Parisi insieme ai Carabinieri, la task force, insomma, delle forze dell'ordine per i controlli c'è ovviamente ed è presente. Partiamo un po' più seri, poi magari andiamo un po' più sul leggero. L'ha ribadito in questi giorni, l'ha detto, vuole fare un nuovo appello, insomma oggi e domani è una giornata in cui ovviamente c'è voglia di fare qualcos'altro, ma le regole impongono diversamente. Ecco, un appello anche al mantenere le regole. Sì, la voglia è tantissima da parte di tutti noi di tornare a quella normalità, alla socializzazione, ai momenti conviviali che poi caratterizzano proprio queste giornate e queste feste in modo particolare. Però oggi siamo chiamati ad un ultimo atto di grande responsabilità e rispetto nei confronti delle persone che stanno lavorando all'interno delle strutture ospedaliere, che stanno vaccinando, che stanno tamponando, che stanno curando le persone malate, rispetto nei confronti di tutti quei trevigiani, gli italiani in generale che a causa del virus non ci sono più, e rispetto nei confronti di quei cittadini che proprio in queste ore stanno lottando tra la vita e la morte all'interno magari delle terapie intensive dei nostri ospedali. Quindi dico, il sacrificio che siamo chiamati a fare in questi giorni è quello di rinunciare a un po' di festa, e credo che non sia poi un sacrificio così grande in confronto al grande sforzo professionale che stanno facendo i medici, gli infermieri, le forze dell'ordine. Quindi siccome ormai la luce in fondo al tunnel cominciamo a vederla, c'è un piano vaccinale che nonostante qualche tentennamento legato alla fornitura dei vaccini comunque sta andando avanti, e quella è la soluzione ai nostri problemi. Non buttiamo via questi grandi sacrifici e sacrifichiamo quest'ultima festa, ma tra l'altro è un sacrificio relativo, perché possiamo trovare dei benefici anche nel rimanere in casa con i nostri cari, perché in un momento così particolare credo sia anche giusto ritrovare un po' se stessi all'interno delle nostre abitazioni. Ci sono stati anche, come dire, momenti di tensione, i social diciamo ingigantiscono molto le polemiche in queste settimane, in questi mesi, è tempo di guardare oltre, il significato della Pasqua è anche un po' una rinascita, di andare avanti. Sì, assolutamente, ma se noi guardassimo i commenti e i tuttologi che invadono i social network, la soluzione al problema della pandemia sarebbe stata semplicissima, basta prendere uno a caso di questi fenomeni da tastiera e avrebbero risolto nel giro di una settimana la pandemia mondiale. Evidentemente, se ci sono tutte queste difficoltà, il problema non è così semplice da risolvere, e a volte ci rendiamo conto di dover prendere delle scelte anche impopolari che scaturiscono delusione, rabbia, incomprensioni. Però non è giusto sfogarle come è successo nelle ultime settimane nei confronti miei, nei confronti del direttore generale Benazzi, nei confronti del presidente Zaia, nei confronti di tutte quelle persone che quotidianamente sono insultate, minacciate nei social network. Quindi davvero da oggi, con questa Pasqua, dobbiamo cogliere il messaggio positivo della rinascita, della ripartenza, della speranza, e sono convinto che la stragrande maggioranza della nostra comunità, la quasi totalità, al netto di qualche fenomeno, comunque si è ben comportata e ha ben capito qual è lo spirito delle decisioni e ha voglia di ripartire. Lo dobbiamo fare tutti insieme, lo dobbiamo fare da comunità, consapevoli che abbiamo saputo dare delle dimostrazioni di grande squadra attraverso una parola che si chiama solidarietà, perché uno degli elementi più belli che è emerso durante questa pandemia è stato proprio la solidarietà tra le persone, la solidarietà tra cittadini e istituzioni, che ci ha consentito di affrontare nel migliore dei modi questa che è un'esperienza straordinaria nella sua tragicità.
Senta, veniamo un po' più al frivolo, ma cosa ha preparato da mangiare per oggi? Qual è il menù di casa Conte oggi? No, premesso che io ai fornelli non sono sa una frana, cucinare, va io bene. personalmente Chi ha cucinato per lei? Cosa ha cucinato? Però avendo la fortuna di avere qui con me Elisa, so che dai profumini che girano per casa deve esserci qualche torta salata, forse dei cannelloni, e poi devo anche dire che essendo un pochino in dieta sarà faticoso trattenersi, però oggi ci si lascia un po' andare anche con un po' di buon mangiare in più e ci godiamo questa giornata, e dopo attendo anche da tutte le persone che mi seguono nei social il loro di menù, perché sono curioso di vedere come si sono sbizzarriti i fornelli oggi trevigiani. Quindi lei oggi mangia, non fa nulla nei fornelli, fa tutto Elisa? No, non vorrei rovinare la Pasqua a Elisa, e quindi ho lasciato che sia lei e i fornelli. Senta, a proposito di guardare al futuro... Già è complicato con le restrizioni. No, già è complicata con le restrizioni. Se poi deve subirsi anche la mia cucina, sarebbe davvero tragico. Allora, a proposito di futuro, ma parliamo di pochi giorni, il 7 di aprile, fra 3 giorni, c'è un'altra importante ricorrenza per Treviso, vero? Il 7 aprile 1944, insomma, ecco, è un altro importante momento che l'anno scorso è stato molto simbolico, perché l'abbiamo vista da solo in quella piazza. Sarà forse un po' diverso quest'anno? Possiamo anticipare qualcosa? Sì, il 7 aprile è una ferita per la comunità trevigiana, perché nel 1944 la città venne rasa al suolo. E quest'anno ci sarà comunque una ricorrenza ridotta, però non sarò da solo come l'anno scorso, segno evidente che dopo un anno comunque la situazione è decisamente migliorata, ci saranno le istituzioni, ci saranno i consiglieri comunali, avremo la fortuna di avere l'amico tenore Francesco Grollo che ci accompagnerà con 2 brani live con il pianoforte dalla piazza, quindi ricorderemo quella giornata terribile per le nostre comunità e le centinaia di morti che purtroppo ha caratterizzato quell'evento legato al bombardamento. Lo ricorderemo nel migliore dei modi, attraverso la cultura e attraverso quell'affetto e l'amore che ognuno di noi prova per la nostra città, e quindi saremo in piazza. Anche quest'anno mancherà il calore dell'intera comunità, però insomma già essere accompagnati dai rappresentanti del Consiglio Comunale, dalle forze dell'ordine, è già un passo in avanti rispetto all'anno scorso, e ci lanciamo verso un 2022 dove ci auspichiamo tutti un ritorno alla normalità quasi al completo. Benissimo, allora grazie, peraltro noi poi seguiremo ovviamente la cerimonia del 7 aprile, la mostreremo come Antenna 3 ovviamente. Grazie, allora, grazie Sindaco, la lascio, la torta salata, non mi ricordo cos'è, la torta salata e... Allora ci sono sicuramente dei cannelloni. Sicuramente lei lo sa che mi sta facendo, sa che sto soffrendo in questo momento, vero? Perché io non posso mangiare questo, vabbè, quindi cannelloni, torta salata, vino rosso. Però soffro più io che avendoli davanti a me e non potendoli mangiare. Ok, allora la lasciamo. No, invece mi consenta anche di fare gli auguri a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo. Un augurio speciale, un ringraziamento va a voi giornalisti, perché il fatto che oggi, durante questa giornata di festa, sacrificate il vostro tempo alle vostre di famiglie per entrare nelle case di tutti i cittadini è qualcosa di davvero straordinario, e ci tengo a ringraziarvi di cuore, anche perché prima si parlava di leoni di tastiera e di fake news. Ecco, voi siete stati dei compagni di viaggio in questa esperienza che ci avete aiutato a combattere la disinformazione dei social network attraverso un'informazione puntuale, precisa e quotidiana, che è stato un servizio essenziale per i nostri cittadini. Quindi grazie di cuore, auguri di buona Pasqua a tutti coloro che ci stanno seguendo e anche a voi che in queste ore state lavorando così come lo stanno facendo i medici, gli infermieri e tutte le persone che stanno gestendo l'emergenza pandemica. Grazie davvero, grazie Sindaco, grazie, buona Pasqua anche a lei. Grazie.
Grazie al sindaco di Treviso Mario Conte. Allora, vedo che c'è già anche una telefonata, telefonata in diretta. Buongiorno, buona Pasqua, con chi parliamo? Sono Piero Scatta da Venezia. Ah, da Venezia, buongiorno. Parlo per conto mio e per quello di mia moglie, anche i miei figli, di quanti sono qua. Volevo solo farvi i miei complimenti per la ripresa che è stata fatta oggi dalla Basilica di San Marco, certo, perché è stata fatta veramente bene. Non la sentiamo più. La ripresa del Paladoro, dei mosaici, eccetera, eccetera. Per cui un Ultra Tampegni ti dice che avete fatto delle cose molto bene. Grazie davvero, grazie, da Venezia. E senta, il vostro menù di Pasqua com'è? Veneziano naturalmente, scampi lessi, poi cos'è? Gnocchi, poi il pollo a luce di pollo, eccetera. La mia sofferenza continua perché sento tutte le vostre ricette. Allora, grazie. Senti, caro, io ho degli scampi che sono semplicemente splendidi. Immagino, E pensati, dei piccoli scampi che sono dolcissimi. Sembra roba mai sentita. Che buono. Allora, complimenti e buon pranzo di Pasqua a tutta la vostra famiglia. C'è qualche persona che volete, salutare e fare gli auguri in particolare? L'auguri in particolare falli a Luigino, lui sa chi è. Luigino sa, ok. Perfetto. Luigino sa. E poi un altro, e poi a Gianfranco Tramontini. Perfetto, benissimo, auguri fatti, grazie a questa famiglia di Venezia e buon pranzo. Grazie caro. Grazie. Allora, vi do un altro aggiornamento, vediamo. Vi abbiamo detto prima dell'accoltellamento che c'è stato questa notte a Montebelluna, una persona a terra sanguinante, 40 anni, ferite non gravi, però a quanto pare alcune persone lo avrebbero aggredito, quindi più di una persona. Stiamo cercando anche di sentire qualcuno a Montebelluna o non solo dalle forze dell'ordine per avere qualche dettaglio in più. È un fatto che ci riporta alla mente un altro fatto drammatico, quello di Marta Novello, però in questa giornata di Pasqua e nella giornata precedente di Pasqua, nella vigilia di ieri, la buona notizia è stata il ritorno di Marta Novello a casa, che quindi può passare la sua Pasqua a casa. Allora rivediamo il servizio di Christian Arboit di ieri, in cui abbiamo raccontato il ritorno a casa, anche le parole del papà, poi torniamo subito in diretta. Marta varca il cancello della sua abitazione poco prima delle 14:30, è in auto con il padre, mentre ad attenderla fuori sono gli amici di una vita che la scortano e fanno in modo che il suo ingresso in casa sia il più veloce e riservato possibile. Un vero e proprio scudo umano. Marta non vuole parlare, dicono, e anche loro preferiscono non rilasciare dichiarazioni. Resta il fatto che in questo sabato di Pasqua quello di Marocco è un sospiro di sollievo collettivo. A quasi 2 settimane dall'aggressione per la quale si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio e tentata rapina aggravata, un quindicenne che abita a poche centinaia di metri in linea d'aria. A rompere gli indugi è però il papà di Marta, Luigi Novello. Diciamo sì che non possiamo non essere felici. Marta sta abbastanza bene, diciamo che adesso cammina con le sue gambe. Avrà ancora un lungo periodo di convalescenza per rimettersi. Però insomma un passetto alla volta. Una convalescenza quindi che si preannuncia lunga, come spiegano anche dall'ULSS. In 2 settimane di ricovero, prima in terapia intensiva, poi in chirurgia, Marta ha subito 3 interventi. Il primo per le ferite multiple riportate, tra cui una penetrante alla schiena che aveva raggiunto fegato e polmoni, il secondo di chirurgia plastica per la sutura di numerose ferite agli arti e al volto, un terzo per la lesione di una mano. Ferite in via di guarigione, spiega il dottor Stefano Formentini, direttore del Cafoncello,
ma serviranno altre visite per il trattamento delle cicatrici. Ad augurare pronta guarigione a Marta è l'intero staff dell'ospedale con il direttore generale Francesco Benazzi. Siamo stati tutti molto toccati e coinvolti dalla vicenda di Marta. Siamo felici di averla dimessa per Pasqua. Rientrare a casa è un passo verso la guarigione. Le parole di Benazzi, ai sanitari il grazie di Papa Luigi. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutto l'ospedale Cafoncello e tutti gli staff medici che hanno seguito Marta, che sono stati splendidi tutti quanti. Ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini in questo momento e che hanno dato la forza anche a Marta per venire fuori. Papa Luigi che lancia anche un appello. Diciamo che adesso ha bisogno di stare tranquilla. Di essere lasciata in pace. Di essere lasciata in pace da tutti. Questa è insomma la richiesta della famiglia di Marta Novello. Allora adesso, questo è di solito l'orario in cui ci colleghiamo con la sala stampa di Marghera, Protezione Civile, che ogni giorno ci aggiorna sulla situazione. E allora vi confermo e vi dico anche che alle 14 noi avremo in diretta Skype da casa il governatore del Veneto Luca Zaia. Questo invece che vi mostriamo è il messaggio insomma, che ha registrato, un messaggio importante, è l'augurio di Pasqua a tutti i veneti, anche insomma, per guardare, per osservare quelle che sono la realtà di oggi ma anche il futuro. Prima però di vedere Zaia c'è una telefonata in diretta. Buongiorno, con chi parliamo? Buona Pasqua. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Telefono da Zero Branco e volevo complimentarvi con voi e farvi tanti auguri di buona Pasqua. Il suo nome? Mi chiamo Pietro. Pietro da Zero Branco, buongiorno. Vuole fare anche un augurio speciale a qualcuno? Volevo fare gli auguri speciali a tutti voi giornalisti che siete sempre in linea. Grazie. E a tutti, e speriamo che il prossimo anno vada via questa pandemia, insomma. Ecco. Certo. Ecco. È in casa da solo? E volevo anche una pregherina per una persona che non sta tanto bene, che magari che il prossimo anno possa guarire, insomma, ecco, certo. Una nostra cara amica. Perfetto, ecco. certo. Va bene, allora grazie Pietro, grazie, auguri anche a lei. Grazie a voi e sempre gentili, sempre in gamba. Grazie davvero, grazie. Continuate a seguirci. Allora, grazie a Pietro di Zero Branco. Allora, vediamo il governatore del Veneto Luca Zaia, dicevamo il presente ma anche il futuro del Veneto dei prossimi mesi, insomma bisogna guardare anche all'oltre. Sentiamo il governatore Zaia. Un saluto a tutti, buona Pasqua, buona Pasquetta, buone festività pasquali, nella speranza che questa primavera ci porti solo che sole, temperature temperate e poi il caldo che arriverà e ci porti via il coronavirus. Siamo visti l'ultima volta per gli auguri natalizi, sicuramente non in un buon momento, nel senso che durante le festività natalizie il Veneto ha sofferto molto per il coronavirus. Ricordo che avevamo 3.400 ricoverati Covid e avevamo ovviamente grossi problemi nelle terapie intensive con oltre 440 persone in terapia intensiva, però insomma, anche se oggi abbiamo dei pazienti e sono pazienti diciamo, che dobbiamo curare, che hanno bisogno anche di cure intensive, però diciamo che quel momento definitivamente è stato abbandonato. Io vorrei fare un piccolo bilancio con voi in occasione di questi auguri, parlare anche di cose diciamo, che arriveranno e di progetti che abbiamo, e vorrei parlare anche di quello che sarà il nostro futuro come comunità veneta. Penso che sia fondamentale anche parlare di quello che sarà il futuro e anche magari pian piano abbandonare questa partita del Covid. Io innanzitutto desidero ringraziare tutti quelli che hanno lavorato fino adesso, ringrazio tutto il mondo della sanità, sono pensate quasi 60.000 persone che giorno e notte lavorano per la nostra salute, quindi veramente un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno lavorato e che lavorano per la nostra salute. Un ringraziamento ancora particolare a coloro che stanno facendo le vaccinazioni. Noi sappiamo che quella luce in fondo al tunnel e per combattere definitivamente il Covid ha rappresentato le vaccinazioni. Il Veneto ha già fatto circa 1 milione di inoculazioni, quindi di vaccini. Siamo sicuramente la regione che sta vaccinando di più. Pensate, negli ultimi giorni
prima di queste festività pasquali eravamo arrivati a 35.000 vaccini al giorno, come vedete sta sempre incalzando sempre di più, se avessimo più vaccini potremmo anche vaccinare di più, vabbè, però per ora insomma, ci stiamo attrezzando per i vaccini che abbiamo, ma direi che è fondamentale ringraziare tutti coloro che stanno lavorando e ringraziare anche tutti voi cittadini che siete lì magari in attesa della chiamata o della prenotazione, ricordo che adesso si può prenotare tranquillamente anche online, e soprattutto ringraziare quei cittadini che magari hanno dovuto sopportare qualche ora di coda, ma come dico io, per salvare la vita è meglio fare qualche ora di coda piuttosto che dilatare i tempi di queste vaccinazioni. Guardate, io penso che questa primavera ci farà uscire definitivamente dalla vicenda coronavirus, penso che gli indicatori ci siano, diciamolo fino in fondo, lo diciamo durante queste festività pasquali, i dati che abbiamo, lo dico magari sottovoce, ma insomma qualche timido segnale c'è ed è fondamentale perché comunque si intravede una prospettiva, diciamo, che ci faccia uscire da questo Covid. Ovviamente noi dobbiamo metterci impegno, il solito impegno di solito, no? Cioè quello di avere il distanziamento sociale, quindi evitare gli assembramenti, evitare di andare in luoghi che siano affollati, portare la mascherina e l'igiene delle mani. Pensate che c'è uno studio che dice che se si fanno queste cose valgono come un lockdown, cioè vale come starsi chiusi in casa. Adesso si riparte peraltro con l'apertura delle scuole, io spero che ripartano anche pian piano tutte le attività, insomma il Veneto ha sofferto, l'Italia ha sofferto, il mondo sta soffrendo per il Covid, però insomma noi dobbiamo pian piano ripartire. Coscienti del fatto che l'infezione esiste, finché non avremo vaccinato anche l'ultimo Veneto il pericolo c'è sempre, però di certo gli indicatori ci dicono che questa è la strada giusta. E oltre all'apertura delle scuole io penso che un pensiero deve essere portato in queste festività pasquali a tutti coloro che comunque sbarcano il lunario con difficoltà. Non posso non ricordare che nel nostro Veneto 60.000 persone hanno perso il lavoro, e delle quali 35.000 del mondo del turismo. Pensate che il turismo è la prima industria in Veneto, è un'industria importante perché fattura oltre 18 miliardi di euro e pesa tantissimo sul fronte della disoccupazione, di quello che è stato. Del resto lo capiamo tutti che con il Covid gli alberghi si sono svuotati, i viaggi non ci sono più, soprattutto in un Veneto che ha il 66% di turisti stranieri. E quindi il mio pensiero va a tutti coloro, insomma, che hanno avuto difficoltà particolari. Tutti noi abbiamo avuto difficoltà, ma ci sono delle attività che hanno sofferto più di altre, questo va riconosciuto. Penso a tutto il mondo ovviamente del turismo, penso al mondo dell'intrattenimento, gli spettacoli viaggianti, le palestre e molto altro ancora, adesso i bar, i ristoranti, insomma tutti coloro che hanno avuto delle restrizioni. Ne dobbiamo venire fuori e soprattutto ne dobbiamo venire fuori utilizzando bene, se Dio vuole, quelle risorse che ci sono a disposizione, sono pensate 209 miliardi di euro, il famoso Recovery Fund, che io spero lo dedichino alle imprese che possano far ripartire l'economia e che facciano ovviamente ripartire l'occupazione, perché questa è la vera sfida. Ai ragazzi voglio dare un saluto particolare, un augurio particolare anche ai ragazzi della scuola. Si riapriranno le scuole già dopo le vacanze pasquali, io spero che si possa ripartire. Ragazzi, abbiamo chiesto un sacrificio immane, ancora in questo momento abbiamo 2.800 ragazzi sopra i 14 anni che sono positivi, però c'è da dire una cosa, che anche lì ne verremo fuori. Io sono convinto che con le scuole bisogna ripartire e sia ovviamente occasione di ripartenza, quindi da dopo le vacanze pasquali, quindi dal mercoledì dopo Pasqua avremo ovviamente la riapertura delle scuole con lo zero, le scuole, gli asili nido, lo 0-6 anni, quindi le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e ovviamente le medie e le superiori. Questo ci permetterà ovviamente di iniziare un nuovo corso, magari ci sarà ancora qualche sacrificio che chiederemo, che è quello imposto anche dalla legge di andare a scuola con un 50%, quindi avere delle giornate in cui non si va e in altre in cui si andrà, però insomma penso che la prospettiva sia in questa direzione. Ringrazio anche tutti coloro che hanno lavorato, che sono i volontari, quindi il mio augurio anche a tutti i volontari. Ho fatto gli auguri al mondo della sanità,
ovviamente ai nostri ragazzi e ai volontari. I volontari sono stati eccezionali durante questa partita. Guardate, il 21 febbraio del 2020 è stato l'esordio della partita del coronavirus, di questo incubo, come lo definisco io, che sta pian piano scemando, quindi si sta esaurendo, ma dall'altro ricordiamoci che sono ormai 14 mesi dove abbiamo chiesto tutti degli sforzi, i volontari assolutamente vanno ringraziati, i volontari a 360 gradi, evito di star qui a citare associazioni o altre partite di volontariato che magari si sono adoperate sul fronte della sanità, sul fronte della protezione civile, sul fronte in generale della disponibilità. Nei centri vaccinali, però veramente grazie di cuore anche a tutti i volontari, grazie veramente di cuore per quello che avete fatto e state facendo e farete, perché poi i volontari restano volontari a vita. Dico anche che questa primavera io spero ci faccia ripartire da un lato, come dicevo, con l'offerta turistica, con un'offerta importante. Stiamo peraltro per presentare un grosso progetto che presenteremo ovviamente dopo le vacanze pasquali, che riguarderà il turismo e quindi è ancora un'occasione di rilancio della nostra offerta turistica. Non dimentichiamoci che abbiamo poi il grande lavoro delle Olimpiadi. Dopo il coronavirus e dopo tutto quello che ci è capitato, per fortuna noi veneti, sulla base di una mia idea, abbiamo un obiettivo che è 2026 le Olimpiadi, e quindi ci sarà tutta una serie di investimenti, di attività e di avvicinamento alle Olimpiadi che ci permetteranno di portare il Veneto su un palcoscenico internazionale. Lo è già su molti fronti, pensate che siamo la regione con più siti patrimonio dell'umanità, l'ultimo sito è stato quello delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ma abbiamo 8 siti UNESCO in Veneto che ancora una volta ci aiutano a comunicare a livello internazionale. Ripartirà la mostra del cinema, ripartiranno le mostre in Veneto e soprattutto tutte quelle attività che comunque noi veneti siamo, diciamo, abituati a vedere. E vi dico anche che questa primavera, siccome la vogliamo vedere come la primavera delle riaperture, sarà anche la primavera dell'apertura della superstrada pedemontana veneta. E vi avevo promesso che per il 2021 sarebbe accaduto qualcosa. Per me pedemontana, per noi pedemontana veneta, sarà l'occasione per parlare di nuovo corso, e quale migliore occasione per parlare di nuovo corso aprendo un'infrastruttura che è la più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia. Sono 94 km e mezzo, 2 miliardi 250 milioni di opere, ben ovviamente 14 caselli e 36 comuni attraversati. E sarà una rivoluzione viabilistica in primavera, questa primavera, entro la primavera ne apriremo almeno il 70% di questi 94 km per poi aprirla definitivamente per fine anno. Anche questa è un ulteriore segnale che noi vogliamo dare, lasciandoci alle spalle questo triste periodo che abbiamo vissuto. Infine, per non far durare molto questi auguri, questa piccola riflessione, questo piccolo saluto che faccio con voi, voglio ricordarvi che l'autonomia resta nel cuore. L'autonomia per noi resta l'obiettivo fondamentale. In questo anno abbiamo lavorato con la nostra delegazione trattante, all'ufficio studi, abbiamo messo in piedi un osservatorio per andare ovviamente a trattare con peso e con argomentazioni a Roma per quello che riguarda l'autonomia. L'autonomia i veneti l'hanno voluta con un referendum, con molta civiltà, rispettando le regole. Ve lo ricordate quando dicevano ma il referendum non serve, è una farsa? Il referendum è servito perché oggi in questo paese nell'agenda di governo si parla di autonomia. L'autonomia i veneti la vogliono, hanno diritto di avere l'autonomia e io ho l'obbligo e l'onore di portare avanti questa partita. E infine veramente un ringraziamento a tutti i veneti, uno ad uno, ai veneti e alle venete, a tutti coloro che ci seguono anche quotidianamente. Io sto facendo questi auguri, questo messaggio augurale dalla sala della protezione civile. Spero che la prossima volta non ci sia più il logo della protezione civile, non perché ce l'abbiamo con la protezione civile, perché vorrebbe dire che è finita, ma accadrà così. Spero che lo potremo fare nella sede istituzionale della Regione del Veneto, a Palazzo Balbi. Spero che si ripossa, ma ne sono certo che si ripossa tornare in strada, tornare alle nostre manifestazioni, a quello che è il nostro Veneto che conosciamo. E sicuramente la libertà è il grande concetto che abbiamo rivalutato, anche se ci pensate, in questi 14 mesi.
Quindi un augurio veramente e un ringraziamento a tutti i veneti che mi hanno seguito, che ci seguono nelle dirette tutti i giorni, che hanno capito, che a volte magari si sono arrabbiati per alcune scelte che abbiamo fatto, nessuno è perfetto, però credetemi, le scelte le ho fatte sempre con il cuore. Io ho lasciato un ministero per venire a governare il Veneto e ne sono convinto, e sono assolutamente convinto anche oggi, che ho fatto la scelta migliore. Quindi andiamo avanti per questa direzione e un augurio veramente di buona Pasqua, buona Pasquetta a tutti voi. Grazie. Allora così il governatore Zaia, ricordo che poi ce l'avremo in diretta più tardi, intorno alle 14, il governatore insomma, che ha parlato dell'oggi ma ha parlato anche del domani, insomma, di quello che ci aspetta, del Veneto, compresa la conferma insomma, della Pedemontana. Fra poco ci ricollegheremo con i nostri inviati Lucio Zanato e Anna Maria Parisi. Nel frattempo è venuto a trovarci, lo ringrazio, gli auguro innanzitutto buona Pasqua, il direttore di Media Nord-Est Luigi Baciali, buongione e buona Pasqua. Con la grande... Eccoci, ce la farò, eccomi, eccoci qua. Buona Pasqua a te, buona Pasqua a tutti, grazie per avermi invitato. Se non fossimo in zona rossa farei un salto dal sindaco di Treviso e di tutti i sindaci del Veneto Mario Conte, ti porterei dei cannelloni e una torta pasqualina, insomma vedevo che c'era Elisa scatenata ai fornelli. Assolutamente forse... sì. Allora, Zaia insomma ha detto guardiamo anche avanti, noi lo raccontiamo ogni giorno questa guerra, cosa ti aspetti dai prossimi mesi, anche visto quello che abbiamo raccontato in questo anno e mezzo? Ma intanto speriamo che non ci sia una specie di liberi tutti, cioè siamo fortunatamente in zona arancione, ma non dobbiamo pensare di essere diventati invulnerabili, anzi è un momento in cui bisogna stare particolarmente attenti. Io credo che si debba andare avanti e si andrà avanti vaccinando a nastro tutti coloro che è possibile vaccinare. Ovviamente è una fase questa abbastanza difficile, con una macchina davvero per le vaccinazioni gigantesca, poderosa, che però è stato difficile avviare e che andrà a regime credo tra pochissimi giorni. Soprattutto quello che noi continuiamo a riscontrare è l'insufficienza del numero delle dosi presenti e disponibili, e quindi c'è da sperare che arrivino milioni di vaccini nei prossimi mesi, che si possa andare avanti proprio partendo dalle categorie che abbiamo, dalle fasce d'età, no? Dagli ottantenni in giù. Ho visto che in altre regioni si preferisce partire dai settantenni in su, insomma noi andremo a scendere così come è stato previsto, e quindi credo che sarà comunque una fase molto difficile, ma ne usciremo. Bisogna veramente essere sempre fiduciosi, non dico ottimisti perché è difficile dopo tutto quello che è successo, ma credo che ne usciremo senz'altro. Sinceramente, dopo il Natale, dopo l'arrivo del vaccino, che era sembrata un po' la svolta, no? Quando è arrivato il vaccino, è una svolta sicuramente perché è l'unica arma, ma pensavi che a Pasqua ci saremmo ritrovati qui? No, francamente no, tant'è vero che la Pasqua precedente, ricordiamo che ormai è da 1 anno e 3 mesi che siamo in questa situazione, avevamo parlato di resurrezione, no? Di possibile del risorgere, insomma noi basterebbe rialzarci in piedi, ecco, più che risorgere, devo dire, in questa giornata di Pasqua, e nei prossimi mesi si spera che appunto si possa ritrovare questa strada per rimettersi in cammino. Però non pensavo, francamente, pensavo che ci fossero altre ondate, ma che poi piano piano questo virus scemasse. Devo dire che poi prima si parlava di informazione, di social. Io non so, adesso si continua a sentir parlare di altre varianti di virus, nuovi virus che arriveranno, non finirà mai. E vabbè, impareremo a convivere con i virus. Lo abbiamo sempre fatto, d'altra parte, no? Salvo che in alcuni casi i vaccini hanno salvato la vita a milioni di persone. Dovremo andare avanti così, mascherina, distanziamento, nella peggiore delle ipotesi, voglio dire, no? Ma non possiamo fermarci, voglio dire, le imprese, mentre purtroppo tante categorie sono
alla fame, e devo dire che il pensiero oggi a Pasqua deve andare a tutti coloro che hanno dovuto interrompere l'attività, perché è facile parlare con lo stipendio garantito il 27 del mese, ma i ristoratori, i baristi, palestre, piscine, gli autonomi, tantissime partite IVA, gli artigiani, però ci sono tante aziende che vanno avanti. Noi siamo un centinaio di persone, siamo distanziati, abbiamo le mascherine, i plexiglass, vediamo anche nei nostri talk purtroppo che c'è un numero crescente e presente di ospiti che dicono io ho avuto già il Covid, non posso venire stasera perché sono in quarantena, e questo è il nostro barometro per capire che la situazione è tutt'altro che semplice e che risolta, però non possiamo neanche fasciarci la testa e fermare tutto. Cioè, io credo che queste persone che sono state costrette a chiudere debbano avere dei sostegni concreti, immediati, cioè non si può prendere per i fondelli migliaia di persone. Noi li chiudiamo, li hanno chiusi e pretendiamo che continuino a vivere senza poter mettere assieme il pranzo con la cena. Cioè, quindi il governo Draghi in questo momento dovrebbe domani o dopodomani dire sui conti correnti arriveranno questi soldi, non dire faremo, bisogna, possiamo, dovremo, perché questo è il refrain di tutti i TG nazionali, no? Quando senti la politica nazionale, il discorso è sempre quello di annunci e promesse. Insomma, da questo punto di vista è cambiato pochissimo. Ecco, a questi ristoratori cosa vorresti dire? Ma a tutti i ristoratori, ai baristi, alle imprese, insomma, chi è ancora fermo che non potrà riaprire neanche martedì, perché poi i negozi e i parrucchieri riusciranno ad avere questa boccata d'ossigeno, ma altri invece ancora continuano. Io credo che nelle loro proteste dovrebbero soprattutto dire che chi è garantito, noi compresi, dovrebbe in una fase di questo genere fare un passo verso di loro e aiutarli concretamente. Cioè non c'è stato un parlamentare, un ministro che abbia detto in questa fase tutto sommato qualcosa dal nostro stipendio potremmo togliere e destinare a queste persone. Io penso che sia il momento, insomma, l'esempio dovrebbe venire dall'alto, no? Il presidente Mattarella, Draghi sono andati a farsi vaccinare rispettando la prenotazione, il loro turno, hanno aspettato, però non basta, insomma, queste sono, diciamo, sì, dal punto di vista mediatico è anche significativo dire non bisogna trovare scorciatoie, non bisogna fare i furbi come di solito siamo soliti fare in questo paese troppo spesso, ma è il momento veramente di fare la nostra parte e di dare un contributo concreto, almeno dal punto di vista così simbolico. Qualcuno che dica stanno male perché li abbiamo chiusi, diamogli un aiuto, no? Noi lavoriamo ogni giorno in prima linea anche con le parole. Ne abbiamo sentite tantissime, ne abbiamo imparate tantissime di parole in questo anno e mezzo. Secondo te, da giornalista veterano, da direttore, quale potrebbe essere la parola dei prossimi mesi? Guarda, secondo me ce ne sono tante, ma io direi coraggio. Il coraggio, dobbiamo trovare la forza per andare avanti e per non far fronte a questa pandemia in maniera un po' isterica, no? Diciamoci la verità, siamo una società particolarmente fragile perché finora siamo stati tutti relativamente bene, no? Poi tutto è relativo nella vita, ma voglio dire, noi due non abbiamo visto guerre vere e proprie, no? Le hanno viste i nostri nonni, i nostri padri. E quindi non siamo vaccinati contro i traumi, no? E quindi oggi davvero bisogna pensare, come diceva il presidente Zaia, ai genitori, ai ragazzi che sono in DAD e che soffrono perché sono in clausura, però dovremmo pensare che a tanta gente va molto peggio, no? Quindi tutto sommato noi abbiamo la possibilità di riprendere il nostro cammino, si spera magari subito dopo l'estate o anche prima, di ricominciare a vivere una vita normale, sapendo però che poteva capitarci di peggio. Io credo che tra l'altro si debba anche considerare che
usciremo tutti migliorati da questa fase, no? Cioè, pensavamo di essere intoccabili, imbattibili, insuperabili, siamo fragilissimi ed è bastato un nemico invisibile a metterci in grandi difficoltà. Quindi coraggio io credo che si debba manifestare per dare anche l'esempio, perché non si ceda, non si alzi bandiera bianca, non bisogna arrendersi a questo maledetto coronavirus e a tutto quello che seguirà, perché siamo una nazione comunque forte, una regione fortissima, siamo persone che sono capaci di superare qualsiasi difficoltà e qui dobbiamo cercare di dimostrarlo nei fatti, anche per dare l'esempio ai più giovani. Non ci si può far vedere impauriti, terrorizzati rispetto ad una qualsiasi minaccia. Grazie allora, grazie davvero, grazie al direttore Luigi Bacciali che è venuto a trovarci, insomma il coraggio insomma, di andare avanti appunto con la consapevolezza che siamo fragili ma abbiamo anche una grande forza interiore. Grazie davvero a te, Nicola, grazie, al direttore Luigi Bacciali. Allora io direi, se la regia è d'accordo, mandiamo quel blocco pubblicitario che dicevamo, dopodiché ci collegheremo subito con Anna Maria Parisi che è in volo con l'elicottero dei Carabinieri. Allora pubblicità, grazie ancora. Rieccoci in diretta con la nostra lunga diretta, ci ha fatto compagnia poco fa il direttore Luigi Bacciali. Fra poco sentiamo altre telefonate in diretta, ma subito da Anna Maria Parisi e Simone Merlo che sono già in volo con l'elicottero dei Carabinieri. A te Anna Maria. Eccoci, sì, buongiorno, ribuongiorno, anzi siamo sempre adesso siamo in volo con il NUC elicotteristi di Belluno, dei Carabinieri di Belluno, il 14° nucleo, e adesso abbiamo sorvolato, aspetta che devo alzare il volume perché mi dicono che non mi sentite, abbiamo sorvolato sopra il castello di Collalto e vediamo alla nostra sinistra, però ancora non lo vedete, stiamo viaggiando lungo il Piave e adesso ci dirigiamo verso Ponte di Piave, mi stava suggerendo il maggiore Direzze. Dunque, comandante Direzze, sono appunto sempre in compagnia con il comandante dei Carabinieri di Conegliano, il maggiore Fabio Direzze. Comandante, dunque, un territorio molto vasto quello sotto il suo comando, si parla di 25 comuni e 250.000 abitanti. Confermo, sono 25 comuni e circa 225.000 abitanti. La compagnia si estende appunto dalle bellissime colline di Conegliano sino giù, fino quasi al mare, al confine con le stazioni di Ponte di Piave e Cessalto. Adesso scenderemo con il Piave alla nostra destra fino appunto a Ponte di Piave. Esatto, perché siamo partiti dai territori della sinistra del Piave, adesso invece lo vediamo con le immagini di Simone Merlo e grazie al nostro pilota del NEC elicotteristi di Belluno, il maresciallo maggiore Walter Rossi. Davvero molto suggestive queste immagini che stiamo osservando sopra il Piave con le immagini di Simone Merlo, e vediamo che ci sono tantissimi gabbiani che stanno approfittando di questa bella giornata e del fatto che il Piave oggi, per questa giornata di Pasqua 4 aprile 2021, è completamente deserto. Normalmente, maggiore Direzze, questa è una delle località meta oggi anche a Pasquetta di tanta gente che viene qui per prendere il sole e fare picnic. Sì, purtroppo questo è il secondo anno in cui non può essere utilizzato come dovrebbe essere. Purtroppo sussistono le normative Covid e fortunatamente sono rispettate in questo momento, come possiamo vedere. Maggiore Direzze, abbiamo sorvolato proprio da poco le colline del Prosecco di Conegliano, tra l'altro divenute patrimonio UNESCO, e c'è da aggiungere che è in corso un bando di idee per queste colline per i cammini del Prosecco. Da camminatrice quali sono
un bando molto interessante che appunto scadrà a fine aprile. Quale la tutela per questo patrimonio dell'umanità con i suoi uomini e anche con la sinergia interforze di polizia? Ovviamente sì, in particolare l'Arma dei Carabinieri procede alla difesa di questo patrimonio con le varie sue specialità, in primo luogo i Carabinieri forestali, poi il Nucleo Operativo Ecologico di Treviso, presente nella marca appunto trevigiana, e anche in particolare con il tutela patrimonio culturale che provvede a difendere proprio l'aspetto. Sono luoghi davvero molto suggestivi, perché sono tra l'altro anche non soltanto saranno i luoghi di un nuovo cammino tra le colline del Prosecco, ma ricordiamo che sono i luoghi della nostra storia, sono i luoghi che hanno visto protagonisti con il Piave il contingente italiano contro nella prima guerra mondiale le truppe austro-ungariche, e sono i luoghi che hanno visto anche la resa finale di queste truppe nel 1918. Tra l'altro, comandante, abbiamo lasciato un paesaggio con quello della Priula, di Ponte della Priula, con il tempio votivo la cui campana è stata dedicata proprio alla comunità dai ragazzi del 99. Ricordiamo che i ragazzi del 99 nel 1915 avevano soltanto 16 anni, erano i ragazzi delle nostre truppe. Sì, confermo, era lo spirito di patria che ha spinto quei ragazzi appunto a difendere i confini del sacro fiume, il Piave. Ecco, e quindi adesso noi continuiamo a sorvolare lungo quei territori che sono davvero molto suggestivi, non soltanto per come ci appaiono in queste immagini, ma per quello che ci evocano. E ricordiamo che ora come allora stiamo combattendo contro un nemico però invisibile, questo virus che, comandante, ci costringe a stare sotto il suo assedio, ritirandoci nei territori nazionali e regionali, cioè ci costringe a stare in casa anche per questa epidemia, per questa pandemia in corso. I vostri controlli continuano anche in tal senso, specie in queste 2 giornate di Pasqua e Pasquetta contro assembramenti e gite fuori porta, dicevamo. Sì, confermo. Innanzitutto noi siamo qui per essere vicino alla popolazione, cosa fondamentale. Poi ovviamente dobbiamo far rispettare quella che è la normativa attualmente vigente, ma sempre con il buon senso che anima l'Arma dei Carabinieri. Ecco, a proposito, comandante, noi la dobbiamo ringraziare perché ci sta portando con i suoi uomini, con i carabinieri del NEC, Nucleo Elicotteristi di Belluno, lungo questi territori davvero molto belli. Siamo stati graziati anche dal bel tempo, dalle condizioni meteo che fino a ieri erano un po' avverse. Sì, confermo, siamo stati fortunati, adesso stiamo ammirando appunto il fiume sacro alla patria. Se hai domande da studio, Nicola, se no io vado avanti o ti restituisco la linea e poi ci rivediamo allora, tra poco. intanto io lascerei un po' di immagini, lasciamo pure le immagini perché sono davvero suggestive. Allora, se volete anche lasciare un po' il rumore di sottofondo, lasciamolo pure, sono davvero suggestivi, lo diceva Anna Maria Parisi, sono le immagini del nostro territorio. Parecchio in questa giornata particolare. Ci soffermeremo su quella presente su Ponte di Piave, anche perché tengo a sottolineare che da lunedì sarà aperto l'hub vaccinale a Ponte di Piave, che potrà vaccinare più di 1600 persone al giorno, e quindi in questo momento esprimo la mia gratitudine e ringrazio per la collaborazione tutti gli amministratori locali e ovviamente tutti gli operatori sanitari che in questo momento sono vicini a noi e alla popolazione. Ecco, ricordiamo anche che per questa Italia in rosso, e che vede in rosso anche i nostri territori, per questa giornata, quella di ieri e quella di domani, giorno di Pasquetta, in Veneto
momento non ci sono state particolari restrizioni per quanto attiene ad esempio il raggiungimento delle seconde case, quindi si può andare nelle case al solo mare, il nucleo familiare, per essere precisi. Non c'è restrizione per quanto riguarda anche le visite a parenti e amici, si può andare con un massimo di 2 persone. Esatto. Tante immagino le chiamate anche al comando, vero maggiore Direzze, per avere delucidazioni da parte dei cittadini. Sì, devo dire la verità, la cittadinanza chiama spessissimo i nostri uffici proprio per avere delucidazioni nel dubbio, proprio finalizzate al fine di rispettare le normative presenti. E fa davvero specie vedere osservare questo Piave quasi, cioè praticamente deserto, non c'è nessuno, quindi a riprova del fatto, Nicola, che la gente, i trevigiani sono rimasti a casa e stanno osservando diligentemente queste restrizioni che, vabbè, per quanto severe possano essere, risultano comunque giusto nel contenimento al virus. Allora, Piave, tra l'altro molto selvaggio, molto wild, se permetti il termine, perché vedi anche abbastanza è molto in secca e quindi le piante, il verde ha preso il sopravvento. Comandante, dunque la gente vi chiama e vi segnala anche a proposito di sicurezza che cosa non va, vi segnala anche chi non si attiene alle vigenti disposizioni in materia anti-Covid. Sì, ma devo dire che il Veneto, come quasi tutto il nord-est, è molto ligio alle regole e se chiamano soltanto non solo per evidenziare mancanze, ma anche e soprattutto per chiedere supporto in caso di necessità. Ecco, intanto Simone Merlo con le sue immagini ci sta deliziando e qui siamo bardati. E che cosa vediamo oltre il Piave, comandante? Vediamo anche questo paesaggio che ci piace moltissimo. Ecco, si diceva che stiamo sorvolando sopra i territori anche della Grande Guerra, quindi abbiamo passato Susegana, Ponte della Friula, ci siamo già passati sopra il Tempio Votivo e adesso dove ci stiamo dirigendo, comandante? Stiamo appunto arrivando a Ponte di Piave, dopodiché passeremo il territorio della compagnia e passeremo verso Treviso. Allora, Anna Maria, vediamo anche il se mi sente Anna Maria, sì, che divide i due territori con le immagini di Simone Merlo, e a Treviso attenzionato speciale è anche la Restera. vedremo dopo. Allora, Anna Maria, andremo a vedere a breve che cosa sta accadendo. Riesco a parlare con Anna Maria? Vediamo se mi sente. Territorio, ma voleremo anche sopra il centro della città, sopra Piazza benissimo. Allora, Anna Maria, se mi senti, dovrebbe esserci il prossimo collegamento, probabilmente dovrebbe essere che scendiamo e vediamo anche un controllo a terra, però casomai confermami questo. Ripartiamo, facciamo vedere ancora a voi il vostro sorvolo fra pochissimo, se sei d'accordo. Non mi sente, va bene, allora ci ricolleghiamo con Anna Maria fra pochissimo per vedere un'altra zona del territorio. E nel frattempo vediamo se ci sono altre telefonate, perché state chiamando intanto. Allora vorrei dare spazio anche a un po' di telefonate. Chiedo a Renato Capoi e a Antonio Esposito se c'è qualche telefonata in coda, perché ce ne sono parecchie. Nel frattempo stanno continuando i vostri messaggi, stanno arrivando anche dei video. Abbiamo visto all'inizio della nostra trasmissione un video della famiglia di Asolo, ma stanno arrivando tantissime. Poi questa sera, oltre a farli vedere in diretta durante la straordinaria, durante questa giornata, cercheremo di fare anche un mix dei vostri auguri. Vorrei chiedere alla regia se abbiamo la possibilità di sentire qualche telefonata, oppure di vedere un contributo che ci ha girato Lucio Zanato prima di lasciare Venezia. L'ha lasciata già un'ora fa circa, e fra poco ci ricollegheremo con Lucio Zanato all'1:30 per vedere a chi farà visita durante il pranzo. Chiedo alla regia, ecco, abbiamo una telefonata. Buongiorno, con chi siamo in linea, e buona Pasqua intanto.
con la signora Sessolo di Porto Buffolè, che volevo mandare gli auguri a mio nipote, che parte il giorno 19 con la nave e dopo sta via 2 o 3 mesi e volevo, siccome non posso vederlo, volevo tanti auguri dalla zia di Porto Buffolè. Lei si chiama? Talì. Benissimo, e il suo nipote? Piero. Allora, gli auguri della zia a Piero da Porto Buffolè. Allora, come sta passando? Qui si sta passando abbastanza bene, dai. Si sta passando abbastanza bene. Avete già mangiato, immagino, credo? Sì? Sì, ho già mangiato, grazie. Benissimo, senta... Siccome vi guardo sempre Antenna 3 nei miei programmi e sempre, allora... Restate con noi perché fra poco abbiamo tantissime sorprese, ci saranno sorprese anche importanti di cultura, di musica, per cui le sono piaciute le immagini dall'alto dell'elicottero del Piave? Sì, Madonna, il Piave, abito vicino, mio padre ha combattuto la guerra del Piave. Ah, quindi insomma vederlo sarebbe stato ancora più forte, ovviamente. Allora, esatto. torniamo all'elicottero, perché mi dicono che sta passando, grazie signora, sta passando proprio sopra di noi, credo. E dopo quando viene fuori gli auguri, viene fuori qui sulla scritta? No, per quello deve scrivere su WhatsApp e se no gli diamo in diretta a suo nipote. No, è meglio che li dia in diretta perché io non so tanto frequentare. Va bene, allora poi se ci manda un suo recapito glieli facciamo noi. Ridiamo la linea, grazie signora, ridiamo la linea a Anna Maria Parisi perché sta volando credo proprio sopra di noi. Eccole. Va bene. Grazie signora. Anna Maria. Vediamo se sei ibridata, io vedo l'interno. No, non vedo niente, sento il rumore ma non vedo. Aspettate un secondo, cerchiamo di fare... Vediamo se riusciamo a comunicare. Eccola qua. Questa è proprio una zona che vedo, dovrebbe essere proprio la nostra zona, se non sbaglio siamo proprio in zona San Biagio di Callalta. E quindi proprio in diretta sta passando sopra di noi o è appena passata sopra di noi se non sbaglio. Vedete le immagini davvero suggestive del territorio, lo ha raccontato prima Anna Maria Parisi, come le strade vuote e anche il Piave che è diciamo la zona classica della gita fuori porta di Pasqua, il Piave deserto, quindi a testimonianza del fatto che fortunatamente le regole vengono rispettate, ma è chiaro che comunque il controllo deve essere fatto. Credo che siamo proprio sopra San Biagio di Callalta, il nostro territorio insomma, dove siamo anche noi in questo momento, e diceva il nostro ospite, diceva anche il maggiore Derez insieme ad Anna Maria Parisi che ci si stava spostando proprio in zona Treviso per anche osservare quali sono i controlli, credo, a terra. Non so se ci sente Anna Maria. Eccoci, sì. Eccoci, Anna. Anna. Buongiorno, nuovamente insieme. Scusa perché prima, non so se ci avete visti, abbiamo sorvolato, eravamo sopra i nostri studi per dire, sopra San Biagio di Callalta. Certo. Adesso ci stiamo avvicinando lungo il Sile, quindi lungo Silea e poi Treviso. Ti devo dire che, come potete osservare anche voi da casa, da queste immagini, è una Marca completamente deserta lungo le strade. Non si vede neanche gente da qui, dall'alto, in giro che sta correndo, sta facendo qualche attività o si incontra con qualcuno. La gente è in casa e certo adesso è anche ora di pranzo, del pranzo pasquale. Ecco una sola macchina lungo la statale sotto di noi, ma devo dire, eccola, la vediamo, qualche macchina, certo. Sta sarà qualche parente, oggi lo sappiamo, c'è la deroga di Pasqua. Per massimo 2 persone, lo ricordiamo, massimo 2 persone, mentre come ricordavi tu non c'è come in altre regioni lo stop per le seconde case, ma lo possono raggiungere e hanno potuto raggiungere le seconde case in questi giorni solo il nucleo familiare. Ecco, questo
era l'unica, diciamo, restrizione per quanto riguarda le seconde case. Si temeva anche un effetto di ovviamente di valanga di persone nelle seconde case, soprattutto ovviamente nella zona balneare, ma soprattutto in montagna. Altre bellissime immagini davvero che ci arrivano da Simone Merlo. Immagini, sì, concordo. Scusate perché vi sento a tratti, immagino una situazione, eliche, certo, è molto forte. Quindi ecco fammi capire Anna Maria, adesso il percorso dove vi... Sì. Perché allora all'1:30 noi ci collegheremo con Lucio Zanato, voi nel frattempo dove vi dirigete? Noi nel frattempo verso quell'ora sarà già una mezz'ora che saremo in volo, quindi saremo sulla via del ritorno verso Conegliano. Nel frattempo noi continueremo a registrare le immagini con Simone Merlo di questa Treviso dall'alto. Qua siamo lungo la Restera, vedi, non c'è nessuno, la gente è a casa, le strade sono deserte. Facciamo così, io vorrei... sopra i campi. Vorrei riuscire, prima della linea Lucio Zanato, così poi ci colleghiamo idealmente Treviso con Treviso, riuscire a vedere poi anche la città, il capoluogo. Sì, d'accordo. Fatemi sapere allora, quando siete... Quando saremo sopra Treviso ti richiedo la linea. Benissimo, allora ci scolleghiamo, poi ci chiamate subito quando siete sopra la zona di Treviso. Nel frattempo vi dicevo c'è un contributo che adesso riceveremo registrato da Lucio Zanato prima della sua partenza da Venezia, è partito circa un'ora fa e fra poco in diretta sarà a Treviso, ma lo vedremo da Venezia per un contributo registrato mezz'ora fa con degli ospiti anche importanti per quanto riguarda questa giornata davvero particolare, questa Pasqua in diretta. Stanno continuando i vostri messaggi, chiedo poi anche in redazione, prima ho salutato Tonio Esposito e Renato Capoia, ringrazio anche ovviamente chi è in redazione, Christian Arboit che fra mezz'ora circa mi darà il cambio in diretta, e poi anche Daniela Sizia e poi Alessandro Granziere e Mattia Pizzaia in montaggio, ovviamente, perché tutti i contributi che vedete, tutte le cose che vedete in onda sono montate e realizzate ovviamente dai tecnici che si occupano del montaggio. Non so se quelle immagini che ho visto in preview sono già pronte o sono da elaborare, chiedo alla regia. Non sono pronte. Allora vediamo se ci sono altre telefonate in diretta. Oppure vi potrei dare un altro aggiornamento di cronaca tornando al fatto accaduto a Montebelluna. Ve lo ricordo, un accoltellamento avvenuto la scorsa notte nella zona della biblioteca di Montebelluna, un quarantenne che è stato ferito in modo fortunatamente non grave alla spalla e al petto. Vi daremo qualche informazione di più anche sentendo l'assessore Borgia di Montebelluna fra poco. Ma c'è una telefonata in diretta. Buongiorno e buona Pasqua. Buongiorno, Nadia da Treviso, contraccambio gli auguri. Ah, bene, buongiorno Nadia, buongiorno davvero. Allora, buongiorno a tutti quanti, è appena passato l'elicottero sopra casa mia. Ah, bene, ma quindi allora siamo già in zona Treviso, me lo conferma lei? Mi fa da giornalista, sì, da inviata? Io abito tra Silea e Treviso, ok, quindi... sull'isola, vicino alla centrale idroelettrica, è appena passato. Allora fra pochissimi minuti ci ricolleghiamo allora con Anna Maria Parisi. Senta, c'è un augurio particolare che vuole fare lei a qualcuno che le sta a cuore? Voglio salutare tutti e fargli tanti auguri di salute e serenità a tutti quanti. Non ho nessuno in particolare. Benissimo, perfetto. Allora, grazie. Allora, ricolleghiamoci con Anna Maria Parisi. Mi dicono che è sopra Treviso. Allora, fra poco, se riusciamo a ricollegarci, mi dicono che siamo sopra Treviso. Allora, se ci ricolleghiamo, mi fate questa cortesia. Allora, di nuovo una telefonata in diretta. Buongiorno. Buongiorno. Sono Barbara, chiamo da Oderzo, vicino a Camino, diciamo, e anche qui le zone sono desertissime praticamente, le strade.
Ecco, ci conferma quello che abbiamo visto dall'elicottero? Le sono piaciute quelle immagini? Ah beh sì, molto, sì, a vedere. A parte che sono tutti a pranzo appunto a quest'ora, quindi... certo, immagino. No, aspetti un secondo, do una comunicazione alla regia. Stoppiamo quella ricevimento e ritorniamo da Anna Maria Parisi, questo intendo, perché dobbiamo tornare in diretta da Anna Maria. Ok? Allora questo è un messaggio per la regia. Signora, lo pensava anche lei, tutti noi speravamo di poter passare una Pasqua diversa, invece ecco, ci troviamo così. Cosa dice lei, signora? Niente, io dico che comunque passerà tutto presto e niente, di avere un po' di pazienza, ci sono le belle giornate, andrà tutto bene sicuramente. Volevo fare gli auguri a voi perché vi seguo sempre, anche ogni giorno a mezzogiorno e mezzo, e a Luca Zaia ovviamente. Eccola, guardi signora, le faccio vedere in diretta, siamo sopra Treviso. Eccola qua, sopra Treviso. Grazie signora, grazie e auguri anche a lei. Arrivederci, buona giornata. Eccola, la piazza dei signori di Treviso, vero Anna Maria? Eccoci Nicola, dunque adesso siamo a Treviso e stiamo rientrando verso Conegliano. Guarda queste immagini, le mura, il put, il Sile, è tutto fermo, ci sono pochissime macchine che stanno girando lungo la città, ma per il resto vediamo tutto fermo, abitazioni, case, cantieri che sono immobili sotto ai nostri occhi. E vediamo, abbiamo visto poco fa, siamo sorvolati anche sopra il comando provinciale, adesso stiamo rientrando verso Conegliano. Ecco una domenica diversa anche per lei, Maggiore Direzza. Sì, una domenica al lavoro come facciamo tutti i giorni del resto, anche perché la cittadinanza va seguita sempre a fianco ai cittadini dobbiamo essere. Ha fatto impressione anche a lei vedere questa Treviso veramente ferma, deserta e immobile praticamente? Sì, ma ciò vuol dire il pieno rispetto delle regole, quindi va bene, purtroppo ma va bene. E sono bellissime queste immagini, Nicola, che registrano una terra comunque sempre molto laboriosa. Vediamo i declivi di questa città, di questa provincia, con i campi perfettamente coltivati, arati, puliti. Abbiamo visto anche tanti campi giochi dei bimbi, abbiamo visto tanti alberi in fiore che insomma ricordano come questa primavera stia veramente scocciando, e se permetti mi ricordano anche le parole di Papa Francesco, che ieri ha detto per questa Pasqua bisogna puntare sulla rinascita, bisogna ricominciare, e Treviso e la Marca con Conegliano e anche con insomma tutta la gente che ci sta guardando da casa, con il nucleo elicotteristi di Belluno, insomma si ricomincia tutti insieme, anche noi con Simone Merlo ricominciamo con grande speranza e nel nome di una continuità per un lavoro che continua e che vede tutti insieme, tutti uniti anche per questa lunga diretta. Sono momenti in cui si registra proprio questa coesione che ci fa continuare a sperare anche con i vaccini, che sono la nostra unica risorsa per poter uscire da questo tunnel, insomma. Ecco, comandante Direzia, anche voi dell'Arma vi siete vaccinati naturalmente? Sì, certamente, quasi tutti i miei uomini sono stati vaccinati, manco solo io, ma perché ho avuto il Covid e quindi i miei 3 mesi devono passare. Ecco sì, comunque, quindi Nicola, noi continuiamo con il nostro viaggio verso Conegliano. Naturalmente, comandante Direzia, noi tra un po' ci saluteremo, ma voi carabinieri continuerete la vostra attività.
certamente la nostra giornata continua a fianco ai cittadini per vigilare sulla serenità di questa Pasqua e della Pasquetta di domani. E l'augurio che ci facciamo è che questa, che è la seconda Pasqua in lockdown, possa essere veramente l'ultima. Eh sì, è un augurio che facciamo a tutta Italia, direi. Nicola, quindi noi continuiamo a trasmettere, se sei d'accordo, queste immagini sono meravigliose, per cui io le lascerei in onda, queste immagini le lascerei proprio in onda. Teniamo il collegamento con queste immagini anche mentre parlo io, se volete, insomma, in modo che così ci rendiamo conto del viaggio che continua di Anna Maria Parisi e Simone Merlo insieme ai Carabinieri, che ringraziamo infinitamente davvero ovviamente per la disponibilità, e ci hanno fatto vedere insomma uno sguardo davvero particolare della nostra terra, è ovviamente suggestivo anche perché particolare perché avete visto, l'abbiamo documentato in diretta, le strade deserte, se non poche macchine e quel Piave deserto che fra poco rivedremo. Lasciamo queste immagini davvero suggestive. Chi abbiamo al telefono? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono Claudio Borges. Eccolo, pensavo fosse uno dei telespettatori, mi scusi Assessore. Allora, l'ho fatta chiamare... Innanzitutto buona Pasqua a lei e a tutti i suoi telespettatori. Allora, partiamo certo da qui. Allora, l'abbiamo chiamata anche per avere una fonte diretta di quello che è accaduto, quindi se siete d'accordo, chiedo alla regia, lasciamo pure le immagini dell'elicottero, così vediamo il giro, e poi al posto della mia presenza possiamo mettere le immagini invece che si riferiscono a Montebelluna, perché con lei, Assessore, vorremmo capire qualcosa di più di quanto accaduto stanotte in via Sansovino a Montebelluna. Abbiamo detto un quarantenne che è stato coltellato alla spalla, se non sbaglio, e al petto, non vorrei essere sbagliato, non è grave fortunatamente, ma insomma è un fatto che scuote la notte di Pasqua. Assessore, cosa ci può dire? Sì, guardi, io sono stato avvisato questa mattina della situazione, dell'aggressione di questa notte che insomma lascia perplesso non solo me ma tutta l'amministrazione comunale e tutta la cittadinanza. Casi come questi solitamente a Montebelluna non capitano, purtroppo è successo tra l'altro nella notte di Pasqua, e questo, come dire, è ancora più grave rispetto insomma, ad una situazione normale. Cosa posso dire? Che i Carabinieri stanno lavorando per individuare quanto prima gli aggressori, stanno insomma, come sempre lavorando sul pezzo per trovare, come dicevo appunto prima, soluzioni rispetto a questo caso di cronaca nera che solitamente Montebelluna non è abituata a ricevere. Però voglio far presente che è un caso isolato, che è un caso purtroppo di marginalità, quindi insomma purtroppo questa aggressione insomma nasce appunto da una situazione di marginalità, ecco. Certo, ci sta confermando insomma che gli aggressori sono più di uno, a quanto pare, avevamo letto così. Guardi, oggettivamente i Carabinieri stanno lavorando, stanno battendo tutte le piste, so insomma quanto lavoro e quanto impegno ci mettono, quindi oggettivamente non saprei dire se è uno o più aggressori, perché ovviamente le indagini sono assolutamente riservate. Quello che mi preme dire è che spero che venga quanto prima individuato il colpevole o i colpevoli e insomma possano, come dire, andare nelle patrie galere. Bene, grazie. Senta, allora approfitto di lei, visto che ce l'ho in linea, dicevamo prima una Pasqua a tutti. C'è un augurio particolare che vuole fare ai cittadini di Montebelluna? Guardi, questa mattina insieme al nostro consigliere comunale di Montebelluna, che è anche il macellaio di San Gaetano, di una zona di Montebelluna, e insieme al consigliere regionale Tommaso Razzolini e al nostro capogruppo di Fratelli d'Italia Lucrezia Favaro, abbiamo consegnato 100 spiedi, quindi 100 porzioni di spiedo ai medici e agli infermieri dell'ospedale di Montebelluna. Questo perché? Questo per ringraziarli dell'eroismo che quotidianamente mettono nell'espletamento del proprio lavoro. Grazie a loro insomma
stiamo tenendo botta, stanno facendo un lavoro straordinario e il nostro consigliere comunale Gaetano Innocente, che ha un cuore d'oro, anche quest'anno ha voluto ringraziarli donando queste 100 porzioni di spirito, così anche loro in una giornata di Pasqua hanno potuto, come dire, celebrare per qualche minuto la Santa Pasqua. Lo stiamo vedendo proprio nelle immagini, quello che ha appena detto. Grazie. Allora, eccolo qua, le immagini di questa consegna di stamattina. Grazie allora all'assessore Borgia, grazie anche per averci dato qualche... Grazie a lei, grazie a tutti, buona Pasqua a tutti. Grazie. Torniamo sulle immagini perché mi dice Anna Maria, mi scrive Anna Maria, ci stiamo messaggiando che sta tornando su Conegliano, ha passato il castello di Conegliano, quindi fra poco atterrano. Sono anche in attesa di capire quando Lucio avrà raggiunto il suo ospite di pranzo. Allora fra poco dovremo essere anche di nuovo su Treviso. Non so se riesco a tornare da Anna Maria Parisi per fare, diciamo, la chiusura. Vedo le immagini frizzata. Allora vediamo se ci sono altre telefonate. Facciamo un po' così in diretta, se c'è qualcun altro. Intanto ci ha confermato come dire, l'assessore del fatto di stanotte, ci ha spiegato qualcosa di più del fatto di stanotte a Montebelluna. Ne parleremo ovviamente nel corso del nostro telegiornale di questa sera. Probabilmente aggressore o aggressori e vittima si conoscevano, è ancora poco chiaro, però ecco, non è un fatto diciamo isolato o estemporaneo, così non parrebbe. Non so se c'è, ecco, c'è una telefonata, grazie della regia. Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Mi chiamo Nicoletta, chiamo da Udine. A Udine, però bene. Sono originaria di Ponte della Priula. Ah, ha visto quindi passare l'elicottero sopra Ponte della Priula? No, in realtà non l'ho visto io, ma mi hanno chiamato i miei genitori che sono a Ponte e purtroppo non possiamo vederci. Allora, lei vuole fare gli auguri ai suoi genitori che sono a Ponte della Priula? Certo. Allora, come si chiamano i suoi genitori? Allora, si chiamano Franco e Silvana Denadai. Ah, Franco e Silvana Denadai, quindi tanti auguri da... mi ricorda il suo nome? Da Nicoletta. Da Nicoletta. E tutta la famiglia Omar, Matilde, i miei suoceri che sono qua con me, Artico e Elena. Benissimo. Come state passando questa giornata? Siamo io, mio marito, mia figlia e i miei suoceri, abbiamo fatto un po' di pesce e basta, abbiamo quasi finito praticamente. Benissimo, continuate a seguirci, mi raccomando, continuate a seguirci. Sempre, tutti i giorni, siete il mio tramite con il Veneto. Grazie, ecco, vedo, anche questa è una cosa importante, essere da tramite per un'altra regione, visto che le regioni sono bloccate. Grazie Nicoletta, se non sbaglio, se non ricordo male, Nicoletta, grazie, grazie anche. Sì, grazie. E allora di nuovo gli auguri ai suoi genitori che si trovano a Ponte della Priula. Grazie davvero, buona Pasqua. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro. Grazie. Allora, mi dice Anna Maria che sta atterrando, forse riusciamo a vedere anche l'atterraggio, che è una cosa suggestiva, oppure ditemi se c'è Lucio Zanato pronto. Io aspetto di vedere quale dei due è pronto principalmente. Vi ricordo che alle 14 ci collegheremo via Skype anche con il presidente del Veneto Luca Zaia. Alle 14 mi darà proprio il cambio Christian Arboit. Ci sarà un pomeriggio da non perdere perché avremo tantissimi ospiti, parleremo di cultura, di musica, di tradizioni. Lucio Zanato è appena all'inizio del suo viaggio, Anna Maria sarà anche poi dagli Alpini più tardi. Un'altra telefonata. Buongiorno, parliamo con Talì da Porto Buffolè. Sono la zia di Piero. Siccome deve partire il giorno 20 con la nave, imbarcarsi, volevo fargli buona Pasqua e anche tanti auguroni dalla zia di Porto Buffolè, Talì. Perfetto, ma non ci ha chiamato anche prima forse? Sì, ma non vedo niente e dopo non... Ah, ok. Allora... Non so se avete pensato che venisse fuori gli auguri allora solo per lei lo faccio scrivere poi da chi è in redazione. Mi ripete il suo nome, mi fa lo spelling del suo nome? Talì. Talì? T-A-L-I. T-A-L-I? Chiamo da Porto Buffolè. Allora, Talì da Porto Buffolè, che fa gli auguri al nipote Piero. Che deve imbarcarsi il giorno 20, le faccio tanti auguri dalla zia di Porto Buffolè. Tanti auguroni. Allora questo lo facciamo scrivere, lo scriviamo così lo vedrà in onda. Ha fatto bene a richiamare, è ripetita Juvent. Grazie allora, grazie davvero. Grazie mille, grazie. Benissimo. Grazie.
Allora, mi dicono che Lucio non è ancora pronto con il suo collegamento, forse riusciamo a tornare allora da Anna Maria Parisi, così vediamo, così chiudiamo il volo in elicottero? Non ancora. Allora facciamo così, vediamo un altro aggiornamento di cronaca. Facciamo aggiornamento di cronaca perché così poi ci concentriamo anche sul resto. Nel frattempo ovviamente siamo in diretta, quindi ci stiamo comunicando io e la regia quello che sta per accadere. Dicevamo l'1:39, alle 14 avremo il governatore del Veneto Luca Zaia. Allora, a proposito di vaccini, vi faccio vedere una cosa. Vi abbiamo mostrato nel servizio di Christian Arboit quello che è il programma di domani a Ponte di Piave, importante, con il Palasport che viene aperto nella giornata di Pasquetta per un'importante giornata di vaccinazioni. Si è detto il martedì ci sarà il sopralluogo dell'US 2 nella zona dell'ex Pagnossin per poter mettere in piedi a metà aprile una nuova giornata di Vax Day chiamata d'accesso diretto in auto, quindi con la modalità drive-in, visto l'esperimento andato a buon fine ieri a Castelfranco. Si parla, si dibatte sui vaccini, su AstraZeneca, peraltro c'è un'altra notizia che viene dalla Liguria. L'Olanda, lo sapete, ha sospeso fino al 7 aprile AstraZeneca. C'è stato un caso di una donna di 32 anni ricoverata in rianimazione al Policlinico San Martino di Genova dopo essere stata soccorsa in casa per un quadro trombotico ed emorragico cerebrale. Una donna appunto che aveva fatto il vaccino AstraZeneca in data 22 di marzo con esordio sintomatologico dal 2 aprile. Ovviamente, come è accaduto anche in precedenza, poi ci sono le autopsie. In questo caso fortunatamente si parla di una signora che non è deceduta fortunatamente, ma le autopsie ad esempio del caso dell'insegnante di musica hanno dato tutto un altro esito, per cui ci sono delle notizie di cronaca che ovviamente vanno verificate anche la correlazione che non c'è per ora tra vaccino e questo tipo di situazioni, anche se ovviamente sono situazioni da considerare. Allora, la questione dei vaccini e il dibattito sui vaccini l'ha espressa anche come nostro ospite nell'edizione straordinaria un virologo importante come Maurizio Pregliasco. Vi chiedo solo una cosa in regia, siamo sempre in diretta, quindi pazientate se vedete queste comunicazioni. Non so se Anna Maria Parisi riesce a prendere la linea, ma forse non c'è. Perché probabilmente c'è un problema con lo zaino, cioè lo strumento, ecco, c'è lo strumento che ci dà la possibilità di mandare in diretta. In questo momento ha dei problemi, siamo stati anche in quota, per cui la linea ha questa problematica e ovviamente è così, è naturale che sia così. Fra poco vedremo le parole anche del virologo Maurizio Pregliasco, però prima devo lanciare un minuto per parlare del meteo, di quello che ci aspetta anche per le prossime ore. Poi c'è anche una telefonata in diretta. Allora, il meteo e poi subito in diretta. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poincico di Zoppola e Sandona di Piave. Bentrovati al meteo. Giornata di Pasqua con il bel tempo sul nostro territorio, ma anche con un clima un po' più fresco rispetto ai giorni scorsi in cui davvero abbiamo assaporato un anticipo d'estate. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la festività trascorrerà senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Avremo tanto sole con ampi spazi di sereno e solo con qualche modesto addensamento nuvoloso, ma del tutto innocuo. Temperature ancora in calo, minime tra 2 e 8 gradi, massime invece comprese tra i 13 e i 17 gradi. Stessa situazione poi se ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, con un ampio soleggiamento e un cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 15-16 gradi.
Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche annuvolamento al mattino con cielo a tratti anche coperto, a seguire più sole. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 18 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, auguri di una serena Pasqua a tutti voi. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poncico di Zoppola e Sandona di Piave. Allora siamo in diretta, queste sono le ultime novità per quanto riguarda il tempo, continuano ad arrivare i vostri messaggi, continuate a chiamarci ovviamente, abbiamo subito una telefonata. Buongiorno e buona Pasqua. Pronto? Sì, pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Con la signora Denadai. Denadai. Denadai Alessandra. Volevo augurare buona Pasqua a... Pronto? Mi sì, sentite? sì, la sentiamo. Alessandra Denadai da... Sì, da Padernello. Da Padernello di Paese. Eccoci. Sì, volevo augurare buona Pasqua a tutti i nostri colleghi della Protezione Civile e Unità Cinofile da Soccorso La Marca. Ah, bene, quindi lei fa parte di questo importante gruppo sempre in prima linea? Sì, gestito dal nostro presidente Nedo Gallina, il nostro grande capo. Senta, che anno è stato per voi? È un anno che abbiamo abbastanza lavorato. Immagino. Sì. Quindi come soccorsi... Anche in epoca Covid, anche in periodo Covid, i soccorsi non sono certo mancati. No. Immagino. Senta, è stato un grande affare. Senta, c'è qualcuno in particolare che lei vuole salutare, oltre a tutti i suoi colleghi e al suo... Allora, tutti i colleghi e in particolare Nedo Gallina, che è il vostro presidente. Benissimo, perfetto. Sì. Grazie. Poi allora. se posso fare anche mandare degli auguri a tutti i clienti di mia figlia della toilettatura di Ponzano Veneto. Certo. Come si chiama sua figlia? A 4 zampe. Come si chiama sua figlia? Evelyn e Mirko. Evelyn e Mirko, quindi auguri anche a loro. Grazie allora signora, grazie e buona continuazione, buona Pasqua. Buona Pasqua. Eccoci, allora siamo di nuovo con Anna Maria Parisi che ha concluso il suo giro. Allora Anna Maria. Sì, eccoci. Vai. Eccoci, sì, abbiamo concluso questo giro davvero molto suggestivo e anche molto esemplificativo della situazione lungo il territorio del Coneglianese e di Treviso, con la gente davvero molto rispettosa. L'elicottero ci ha salutato con il nucleo elicotteristi del 14° nucleo di Belluno che sono rientrati in sede. Li ringraziamo anche il colonnello della Gasperina, il loro comandante che ha concesso l'autorizzazione all'elisa al volo. Ecco Nicola, tra l'altro ho saputo che abbiamo visto anche e volevamo salutare in diretta i tanti telespettatori che, sapendo che eravamo in diretta con l'elicottero sopra i cieli della Marca, uscivano fuori a salutarci, a vedere anche dove ci trovassimo, ed è stato molto bello, se permetti. Abbiamo visto anche tanta attenzione anche verso l'Arma dei Carabinieri. I cittadini insomma vi amano. No, quello è vero, i cittadini trevigiani in particolare ci sono molto affezionati, così come noi lo siamo a loro. E del resto devo dire che la situazione di tranquillità che abbiamo visto dall'alto è rispecchiata anche dai dati della mia centrale operativa, che non ha effettuato nessuna chiamata a me, quindi vuol dire che è tutto tranquillo sul mio territorio. Ecco, infatti sì, perché avevo chiesto al comandante di Rezze se ci fossero state delle notizie di cronaca in anteprima, e mi ha detto: ma vedi, la situazione è tranquilla e rispecchia anche quella dal punto di vista della sicurezza. Esattamente così, quello che abbiamo visto dai cieli corrisponde anche a quello che è sulla terra. Senta comandante, noi volevamo ancora ringraziare lei e i suoi uomini per la grande disponibilità. Ringraziamo nuovamente il nucleo elicotteristi di Belluno e anche il pilota che ci ha salutati e è rientrato verso Belluno.
Belluno il maresciallo maggiore Walter Rossi. Per concludere la sua Pasqua, sto ancora urlando perché avevo ancora l'effetto delle eliche in cuffia. La sua Pasqua termina qui come turno lavorativo e rientra a casa adesso dalla sua famiglia? Sì, rientro anch'io a casa dalla mia famiglia, quindi come tutti i miei carabinieri a fine turno rientriamo a casa, ma sempre con l'occhio vigile sul territorio. Quindi la ringraziamo davvero di cuore, Maggiore Direzze, quindi salutiamo i carabinieri, però noi non terminiamo qui, Nicola, perché dove vai adesso? Salutiamo i carabinieri. Adesso ci aspettano i nostri amici, le penne nere, andiamo dagli amici alpini, sì, dagli amici alpini che tanto ci hanno tenuto compagnia la giornata di Natale e non potevamo non replicare oggi per la giornata di Pasqua. E quindi grazie ancora ai carabinieri, grazie al maggiore Fabio Direzze, comandante della compagnia dei carabinieri di Conegliano. Salutiamo ancora il nucleo elicotteristi di Belluno. Vi restituisco la linea e ci vediamo tra poco con le immagini sempre di Simone Merlo. Grazie a Anna Maria Parisi e a Simone Merlo, davvero grazie, davvero immagini suggestive. Questa sera nel nostro telegiornale poi rivedremo questo viaggio di Anna Maria Parisi sulla Marca trevigiana, partendo da Conegliano e poi lungo tutta la zona del Piave, quel Piave così in modo suggestivo, davvero così vuoto, e poi Treviso. Però vedo che c'è Lucio Zanato in collegamento, lo vedo, e allora è arrivato dove doveva arrivare. Lucio e Nicoletta Rizzetto, dove siete? Mi vedo di là da Zanetti adesso. Stanno facendo ancora prove. Nicola, aspetta un attimo che sto cercando di capire un attimo come. Vediamo se so. Oh, eccoci qua. Eccoci, ci sei. Nicola Zanetti, eccoci qua. Benissimo. Da Venezia sono saltato direttamente su Treviso e adesso suono questo campanello. E vediamo chi c'è dietro questa porta. Voi pensate, qui siamo in uno dei tanti condomini della città, ha suonato la porta e c'è Maria Pace in Gentilini. Buongiorno e buona Pasqua. Grazie altrettanto, grazie. Venite, accomodatevi. Allora, abbiamo fatto l'irruzione a casa di Gentilini per fare gli auguri allo sceriffo di Treviso. Permesso. Tanti auguri. Purtroppo il Covid, dobbiamo tenerci distanti. Io ho il braccio lungo, faccio più di 1 metro di braccio, per cui eccoci qua. Grandissimo, e un grazie ad Antenna 3 che finalmente porta a conoscenza di tutti. Aspetta che dobbiamo metterci, la Nicoletta mi dice che dobbiamo stare di qua perché è un po' in contruce. Vieni di qua. Ecco qua, siamo giusti? Ecco, vedi che la Nicoletta sempre. Ecco, allora, il saluto a tutti i veneti, a tutti i nostri telespettatori da parte di Giancarlo Gentilini e della moglie Maria. Vedete, carissimi cittadini, in questa giornata di Pasqua, di guerra batteriologica, io davvero italiano chiamo Dante Alighieri. E sapete perché, cari miei cittadini? Perché io vi faccio gli auguri più cari, più affettuosi, perché assieme a me possiate recitare quel grande versetto che dice, ricordatevi, sapete cosa dice? Ed uscimmo a rivedere le stelle. E sapete cosa vuol dire rivedere le stelle? Vuol dire tornare a vivere quella vita con tutte le grandi soddisfazioni, ma con un grande augurio anche perché le generazioni presenti e future abbiano una vita adeguata a quella che è la vera vita. Amore, lavoro e tanta felicità. Pensavo che dicesse tra Sile, dove Sile accagnasse compagna, visto che è un altro verso di Dante è della nostra e della tua città. Ecco, io credo, vedi che chiamare Dante vuol dire chiamare un italiano che ha privilegiato nella Divina Commedia
dove silica Ianza accompagna, ecco. Vabbè, però visto che di solito sono le donne le padrone di casa, Maria, passo davanti allo sceriffo indegnamente. Maria, che cosa avete preparato per Pasqua? Allora, abbiamo preparato il pasticcio, dopo crespelle, dopo involtini, dopo insalata e chi ne ha più ne metta qua. Vedo 4 persone, chi sono gli altri? Sono la mia cugina e la figlia di mia cugina, 2 cugine da parte di mia mamma. Quindi congiunti, una visita parenti una volta al giorno e anche in proporzione naturalmente, quindi nelle regole. Dopo dobbiamo fare a turno, domani ci sarà un altro figlio, dopo l'altra domenica un altro figlio, dobbiamo fare a turno purtroppo. Bisogna farlo perché così riusciamo a contenere questo virus. Bisogna stare a queste regole, perché bisogna. Ecco, a proposito di regole, la sera di Pasqua cosa si mangia? La sera di Pasqua? Cosa si mangia? L'uovo di Pasqua? E basta perché si è già mangiato a mezzogiorno. Esatto. E poi a Pasquetta, perché le altre volte si dava fuori. A Pasquetta mangiamo gli avanzi di oggi. Allora, cosa dire ai nostri telespettatori per i prossimi giorni, per le prossime settimane, perché qui ci si gioca tutto nei prossimi mesi. Carissimi cittadini, è un momento di grande sacrificio, ma bisogna affrontarlo con serenità, con voglia di applicarlo, perché il nostro avvenire è in mano a noi, non agli altri. Siamo noi che dobbiamo essere gli artefici e gli interpreti di questa situazione particolare. Io credo che questo sacrificio sia poi premiato da che torni a risplendere il sole sopra la magnifica città di Treviso e sopra la stirpe del Piave, che è sempre vincitrice, e anche questa cosa vincerà contro le avversità portate da chissà da quali mondi. Ma a me interessa la mia città, mi interessano i miei cittadini e io trasmetto loro quella carica vitale che è necessaria per vincere. Siamo nati vincitori e torneremo a vincere anche in questa circostanza. Bene, detto questo, siccome noi abbiamo fatto l'irruzione in casa, adesso prendo la padrona di casa che mi racconta un po' questa cosa, perché se Nicoletta fa vedere abbiamo veramente delle cose, ad esempio 90 come i numeri della tombola, roba da vecchi, 90 il numero della paura, mai avuta, 90 gli ho messi tanti, 90 come Genti e poi Dio, patria e famiglia. Ma qual è il segreto per stare con Gentilini? Tanta pazienza. Perché? Ma tanta. È un segreto che poi svelato. Ecco, però venga con me che vediamo un po' di cose proprio, cioè volevo far notare come Nicoletta, fai vedere dietro che c'è questo quadro enorme di Gentilini, ci sono tutta una serie di icone qua all'interno. Sì, perché se per caso lui è via, almeno ho le icone che me lo rappresentano. È ancora sempre via, sempre in giro? No, è abbastanza, rispetta, è bravo. È bravo. Mi ascolta, insomma, dai. Ecco, beh, allora ci faccio vedere un po' la casa, la vostra bomboniera. Che cosa ha di particolare? Ad esempio qui c'è cos'è? Una collezione? Questa qua sono tutti come si può dire? Bomboniere, cosa sei? No, sono tutte suppellettili di mia mamma. Ah. Quindi proprio anche un punto di mia mamma, sì, questo qua ha proprio anche un valore centenario perché era ancora della sua mamma, pensi. Però io devo far vedere una cosa con Giancarlo Gentilini, perché tutti lo pensiamo il sindaco, tutti lo pensiamo l'uomo della Lega, qui abbiamo invece l'uomo di Cassamarca. Certamente 40 anni di legale della Cassamarca ha segnato la storia. Anche mi è servita per fare il sindaco di Treviso. È perché dal 1961 al 1994, guarda caso, l'anno dopo... Ecco, sono andato in pensione e poi sono diventato sindaco, segnando la storia dei sindaci. Senta, Gentilini, non so se dare del voi, del lei o del tu, perché ho un'icona del genere. Tornando indietro, cosa rifarebbe? L'avvocato in Cassamarca, il sindaco di Treviso, uno degli esponenti della Lega, cosa farebbe? No, io farei tutte le cose che ho fatto, non abbandonerei nessuna cosa e rifarei
anche tutto quello che ho fatto durante questi periodi, 40 anni di legale di banca, 20 anni di sindaco di Treviso e vice sindaco, e la mia soddisfazione è ancora oggi trovare la gente che mi dice: signor sindaco, torni lei sindaco della città di Treviso. Vuol dire che io ho interpretato quel precetto cristiano del buon seminatore. Ho seminato sul terreno fertile della mia città, qualche semenzetta l'ha indata su qualche piera, ma quella è venuta una grande pioggia e l'ha buttata lungo il Sile. Ecco, questo qua. Però qualche altra semenzetta è andata direttamente sul terreno e ha seminato una nuova generazione. Sì. Una nuova generazione. La nuova generazione, certamente la mia generazione è finita, ma spero che i miei discepoli continuino quel grande trinomio di Gentilini: Dio, patria e famiglia. A proposito di famiglia, e chiudo, solo una cosa velocissima, ma perché non celebra più matrimoni? L'ultimo ha fatto Beppi Basso, ha detto questo è l'ultimo matrimonio che celebra. Ecco, vedi, perché quella fascia tricolore non è più mia. Io l'ho portata finché il popolo me l'aveva consegnata, poi lo ha dato a un altro, e per me era come portare uno zaino pieno di pietre. Non ero più degno di vestire la fascia tricolore. Va bene, grazie a Giancarlo Gentilini, grazie a Maria Pace. Aspetta che torniamo qua tutti quanti insieme in famiglia. Adesso noi naturalmente, loro hanno aspettato, prego Gentilini venga, ecco, hanno aspettato per iniziare il pranzo pasquale. Questo è il pranzo pasquale della famiglia Gentilini, e se non ci sono domande da studio io restituisco la linea, augurando intanto a tutti quanti buona Pasqua. Buona Pasqua. Grazie grazie anche a Gentilini che ci ha aperto il mio popolo. Grazie. Che ci ha aperto le porte della sua casa. Allora, mi ha raggiunto in studio Christian Arboit. Buongiorno Christian. Buongiorno Nicola, buona Pasqua e buona Pasqua ovviamente a tutti i nostri telespettatori. Che di avrà nuovo una seconda parte strepitosa di giornata, che parte subito con un graditissimo ospite, perché dovremo avere in Skype il presidente del Veneto Luca Zaia, che salutiamo. Buongiorno. Ci sono, buongiorno. Eccoci qua. Allora le lascio nelle mani sapienti di Christian Arboit. Presidente, buongiorno, buona Pasqua. Buongiorno, buona Pasqua a tutti. Io non vi vedo comunque. Non ci vede, adesso cerchiamo di risolvere un attimo il problema. Comunque ci sente, Presidente? Sì, vi sento bene. Perfetto. Allora, comincio proprio con la domanda più banale che ci possa essere in questo momento. Come sta trascorrendo la sua Pasqua? Beh, a casa come tutti, anche perché non ci sono canarie, non c'è vacanza, non c'è niente, a parte il fatto che non ho mai avuto questa abitudine, però dico anche che vedo anche le strade sono vuote, nel senso che chi ha potuto magari è andato dai parenti più stretti come previsto dalle regole, ma in generale un po' tutti sono rimasti a casa. Quindi i veneti si stanno dimostrando disciplinati come da parecchi mesi a questa parte? Ma i veneti hanno la disciplina di un popolo, sono gente seria, sono gente che sa rispettare le regole e sa anche guardare il futuro. Guardate, noi questo futuro che vediamo è quello che ne verremo fuori da questa pandemia, per cui io questo augurio di Pasqua lo faccio proprio perché sia una risurrezione proprio sociale della nostra comunità. Come vedete la luce in fondo al tunnel la si vede, che è quella delle vaccinazioni e della chiusura di quello che è questa vicenda triste del coronavirus. Spero proprio che se ne venga fuori. Già, il discorso economico, sociale, ne abbiamo parlato tantissimo in questi mesi, nelle ultime settimane in particolare ci sono state anche diverse proteste dei commercianti, del mondo dei servizi. Cosa si sente di dire in particolare a questo mondo per cui lei più volte ha chiesto ristori, sostegni, indennizi effettivi? C'è un problema con il collegamento, adesso lo richiediamo al presidente Zaia, vedo che si sta già ricollegando.
Ecco, la sento, Presidente. Dicevamo, c'è questo... Io continuo a non vedervi, C'è questo problema economico e sociale di cui parlava, Presidente. Cosa si sente di dire in particolare a quelle categorie più stremate? Penso agli operatori turistici, dalla montagna alle zone termali. Qual è il suo messaggio? È la seconda guardi, Pasqua io per penso loro. che sia evidente sotto gli occhi di tutti che il Covid ha creato una emergenza sanitaria, ne ha creata una economica, una sociale e direi anche una psicologica nella nostra comunità. Dal punto di vista sanitario sappiamo come è andata e come sta andando. Peraltro in questo momento abbiamo 2.300 pazienti in ospedale e 300 persone in terapia intensiva. Dal punto di vista economico è una devastazione perché abbiamo perso circa 60.000 posti di lavoro, dei quali 35.000 dal mondo del turismo. Considerate che il turismo è la prima industria in Veneto con 18 miliardi di fatturato, ma si pensi anche che molte attività non hanno mai visto la luce del sole, nel senso che penso che l'intrattenimento, gli spettacoli viaggianti, le palestre, ma i bar e i ristoranti che hanno avuto tutto questo travagliato movimento di alti e bassi e molte altre attività. Anche chi è stato aperto comunque ha avuto in molti casi anche penalizzazioni dal fatto che c'è il Covid e quindi ci sono delle restrizioni che non aiutano, no? Però oggi è Pasqua, cercherei di guardare con una visione positiva per il futuro, che non è positiva di Covid, ma è positiva di pensiero a quello che sarà il nostro futuro, che noi, vi ricordo, siamo la regione che vaccina di più in Italia. Noi siamo la regione che vaccina di più in Italia. Pensate che facciamo circa 35.000 vaccini al giorno, abbiamo un potenziale per arrivare almeno a 100.000 vaccini assieme ai medici di base, assieme alle farmacie, assieme alle imprese che si sono messe a disposizione. Ci mancano i vaccini. Per dire, ogni settimana da qui a fine aprile avremo circa 150.000 dosi. Noi ne facciamo 35.000 al giorno e quindi capite da soli che in 5 giorni le facciamo tutte. Quindi se avessimo vaccini riusciremmo a vaccinare tutti i veneti in un mese e mezzo. Ecco, quindi... Dove abbiamo vaccinato, penso alle case di riposo e penso agli ospedali, non abbiamo più focolai. Ecco, e lei ha mostrato più volte... Questo è il segnale di un vaccino che funziona. Esatto, lei ha mostrato più volte anche nell'ultima settimana le statistiche che dimostrano come il dato dei decessi, soprattutto nelle case di riposo, sia diminuito e questo è un dato che fa sperare complessivamente. Ma si sa, noi abbiamo avuto la prima ondata che ha pesato significativamente. Poi la seconda terza ondata, quella di ottobre, 31 dicembre, perché poi dal 1 gennaio è iniziato a calare, è stata un'ondata pesante, dove abbiamo avuto anche un sacco di mortalità e il virus, abbiamo capito tutti ormai, no, dove decide di colpire colpisce. Basti pensare che il 21 febbraio 2020, quando è iniziata questa tragedia, noi avevamo il virus come i lombardi sono stati letteralmente massacrati a Codogno. Noi, il virus è entrato a Venezia, era pieno carnevale, erano gli ultimi giorni di carnevale e non ha fatto nessun danno rispetto a quello che è accaduto in giro per il mondo. È un virus incomprensibile, l'invito ai cittadini è di stare attenti, ma anche di sapere che comunque il vero tema sono le vaccinazioni, quindi mi lasci ringraziare tutti i sanitari che stanno lavorando nei nostri ospedali, ovviamente gli addetti ai lavori e che sono anche i centri di vaccinazione, perché la macchina della sanità del Veneto non si ferma. Io voglio che si vada avanti, si vaccini e si dia opportunità di salute e di vita ai nostri cittadini. Ecco, e quindi resta il fatto che queste dosi devono arrivare. Il nodo, Presidente, è più a livello governativo, a livello comunitario, perché la struttura organizzativa c'è, i Vax Point sul territorio ci sono. Ieri è stata sperimentata anche la modalità a drive-in a Castelfranco Veneto e funziona. A questo punto, qual è il nodo? Lei dove vede il nodo, diciamo così, gordiano per sciogliere questa situazione? Dove sta, Presidente? Ma guardi, una ridicola contrattazione europea che è evidente a livello internazionale che è stata fatta male, perché altri paesi, penso agli Stati Uniti, che hanno annunciato 1 milione di vaccini al giorno inoculati, piuttosto che la Gran Bretagna che è arrivato ormai a oltre il 40% dei cittadini vaccinati, o Israele che ha vaccinato tutti i suoi cittadini. Noi in Europa siamo la Cenerentola, abbiamo contrattato male, non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, noi
quelli che hanno trattato in nome per conto nostro. Probabilmente gente che non sa neanche quanto costa un chilo di pane o un litro di latte a questo punto. Dall'altro c'è da dire che però a livello nazionale abbiamo una colpa, che è quella nel momento in cui una regione, cioè il Veneto, ti dice guarda, io ho ricevuto delle offerte per 27 milioni di dosi, ben vengano le inchieste, ben vengano le procure, ci mancherebbe. Ma io speravo che tutto questo servisse a fare chiarezza. Se fosse stato vero, ma ancora non si sa, che esistevano quelle 27 milioni di dosi, noi potremmo aver vaccinato tutti. Ancora un mese e mezzo fa, 2 mesi fa. Lei capisce che è un mondo che è difficile da comprendere. Comunque andiamo avanti, noi siamo con una macchina vaccinale che basta alimentarla di vaccini e si vaccina. Ringrazio e mi scuso anche con tutti quei cittadini, ringrazio per la pazienza che portano, mi scuso magari perché a volte ci sono delle code, però come dico sempre io, brutto da dire ma rende l'idea, è meglio un'ora in coda che una vita sottoterra, nel senso che è un'opportunità di salute, di vita. La vaccinazione la si fa una volta nella vita e preferisco far fare tanti vaccini in una giornata piuttosto che star lì a fare, diciamo, col cerimoniale di corte, avere una cosa iper tranquilla, perché se siamo troppo tranquilli nelle vaccinazioni vuol dire che ne facciamo poche. Ecco, soffermiamoci per un istante, Presidente, sulle modalità di prenotazione. Ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, proprio di questa piattaforma web regionale che è stata in qualche modo avviata giovedì 1° aprile. In alcune ULS c'è stato qualche problema, adesso il sistema si sta allineando. Resta il fatto che è una piattaforma web digitale e molti anziani non sono del tutto avvezzi a questa tecnologia. C'è il numero verde, c'è il supporto delle farmacie, il sistema c'è, però molti sono in imbarazzo e ci chiamano spesso, insomma lo sa anche lei, ci sono diverse segnalazioni. Che cosa si sente di dire soprattutto a questi anziani che vanno spesso rassicurati? Ma che io ho compresi fin dall'inizio, però per fare il vaccino bisogna prenotarsi, come per fare una visita, fare un TAC, fare una risonanza, fare un'ecografia. Allora o lo fai direttamente sul sito o trovi qualcuno che lo fa per te, e quindi la farmacia, abbiamo ingaggiato le farmacie e ringrazio le farmacie perché ce lo fanno, oppure puoi avere un parente, un amico o un vicino di casa che lo fa per te, o utilizzi il numero di telefono. Non è che ci sono altre alternative, le abbiamo schierate tutte. Addirittura abbiamo tentato di fare, funziona l'accesso diretto senza prenotazione, senza niente, per chiamate in base all'anno di nascita, però nel frattempo più semplice di così non si può fare. Cioè, un anziano che non ha un computer a casa o va in una farmacia o chiede a qualcuno che gli faccia la prenotazione. Guardate, prenotarsi via telefonino, per capirci, via digitale informatica, ci impieghi a farla grande 40 secondi, 50 secondi. Ho voluto fare, non si scrive neanche il nome e cognome. Io più semplice così non so cosa farci. Comunque per prenotare qualcosa bisogna fare, se no c'è la telefonata, si può telefonare per fare la prenotazione, abbiamo oltre 100 linee telefoniche, con un po' di pazienza si può fare via telefono. Altre alternative al mondo non ce ne sono. Può andare a casa, che è quello che faremo, ma per chi è in cura domiciliare, per chi ha difficoltà. E se la sentirebbe di lanciare un appello anche ai giovani, perché magari si facciano avanti e aiutino i loro nonni o semplicemente i loro vicini di casa? Lo stanno facendo, in Veneto conosce la solidarietà, una persona in 5 in Veneto fa volontariato, quindi chiunque ha un telefonino in tasca è in grado sostanzialmente di fare una prenotazione che è di una banalità unica, quindi penso che i nonni possano chiedere ai nipoti, ai vicini di casa, a qualcuno che conoscono, anche perché è a costo zero la prenotazione, non ha nessun guaio e in tempo reale si ha anche la data con l'orario. Ovviamente ci vogliono vaccini, perché se non abbiamo vaccini noi le prenotazioni non le apriamo, perché per capirsi, se io avessi il magazzino pieno di vaccini, direi già il 16enne che può farsi il vaccino, in che mese, data, cioè giorno, ora, avrà l'appuntamento che sarà, che so, a ottobre, a settembre, a novembre del 2021, ma oggi non lo faccio perché non ha nessun senso, non so neanche quanti vaccini mi arriveranno, avrei tutto il giorno da fissare e disdettare, quindi l'unico motivo per cui magari non si riesce a fissare è semplicemente perché mancano i vaccini, ma non dipende da noi. Certo. E Presidente, le chiedo anche un giudizio
politico a questo punto, sono passati 2 mesi quasi sul governo Draghi. La convince? C'è stata la svolta che si auspicava o rimangono dei punti interrogativi? Ma guardi, questo è un governo di unità nazionale, non ha come obiettivo quello di durare tanto, ha come obiettivo quello di portare fuori questo paese dalla crisi. Cioè, un cambio di passo si è visto, ovviamente bisogna vedere i risultati, perché oggettivamente il decreto sostegni è stato fatto con un'altra ottica, sono spariti i codici Ateco, si guarda il delta, la differenza di fatturato perso, eccetera. Però adesso vedremo se questi soldi arrivano alle imprese. In generale io penso che questo governo avrà una grande opportunità, che è quella di dover stabilire chi dovrà avere i famosi 209 miliardi di euro, e quando sarà quel momento, ma è questione di qualche settimana, lì vedremo proprio come verranno stanziati. Io spero non per comprare monopattini, ma che si stanzino queste risorse per aiutare le imprese a creare occupazione e a fare economia. Senta Presidente, le faccio una domanda tra virgolette privata. Il 21 febbraio dell'anno scorso è cambiata la vita di tutti noi, è cambiata radicalmente anche la sua. C'è stato un filo diretto continuo con i veneti, che sono stati aggiornati puntualmente giorno dopo giorno sull'evoluzione del contagio. E non solo, anche sono stati in qualche modo resi partecipi anche delle scelte politiche e strategiche istituzionali del Veneto. Cos'è cambiato per lei in quest'anno? Come ha vissuto questi mesi? Ma che ho perso la libertà come i veneti, perché comunque sono da 14 mesi rinchiuso alla protezione civile, lo faccio con piacere. Ricordo che i veneti, ma lo dico, guardi, senza immodestia, ma proprio con obiettività, i veneti sono l'unica comunità al mondo, devono essere orgogliosi di questo, che tutti i giorni alle 14:30 e poi il giorno successivo sui media, sui giornali, hanno informazioni in diretta, di prima mano, non di terza mano, di quello che sta accadendo. Poi, per carità, può piacere quello che dico un giorno, può non piacere, eccetera. Questo fa parte del bollettino di giornata. Ma i veneti sono l'unica comunità al mondo che ha queste informazioni. Perché io ci ho creduto fino in fondo, è un sacrificio, però io non voglio mai trovarmi un veneto che mi dica mi sono state nascoste delle cose. Guardate, noi facciamo tutto alla luce del sole, le gaffe, le battute, gli errori, le scelte strategiche. I veneti sono stati i primi a sentire parlare di tamponi molecolari. I veneti sono stati i primi nella storia a vedere i tamponi rapidi e il test fai da te. I veneti sono stati i primi a sentire parlare di vaccini. I veneti sono stati i primi ad essere informati su acquisti di terapie intensive, di respiratori, investimenti di ospedali. I veneti sono ormai informatissimi su quello che riguarda il Covid. Non ci sono segreti in Veneto. A qualcuno dà fastidio, certo, perché il popolo va sempre tenuto all'oscuro delle informazioni, perché poi ognuno può andare a raccontare quello che vuole. Invece io ho deciso di dire come stanno le robe, anche perché l'unico che può parlare è sottoscritto, perché ha la responsabilità della salute dei veneti. Io assieme al mio assessore Lanzarin, alla mia giunta, per carità, però noi che amministriamo, quando qualcuno parla del Veneto, io lo dico sempre ai veneti, pensate che responsabilità, perché tutti quelli che sanno e parlano e sparlano, dovete sempre pensare, ma questo qua ha responsabilità nella cura dei pazienti, ma questo signore qua o questa signora qua ha qualche, se quelle robe vanno male gli chiedono qualcosa, state pur certi che vi risponde, la risposta che vi date è sempre no, perché quelli che lanciano sentenze o fanno i sapientini, alla fine sono sempre gente che quando è sera si tirano sulla copertina e dormono tranquilli, a differenza di noi. Da qui la necessità anche di informarsi per le vie comunque istituzionali o attraverso fonti verificate. Beh, voi avete fatto un lavoro strepitoso come Antena 3, Media Nord-Est, assieme a tutti gli altri vostri colleghi, le altre televisioni, gli altri giornali, le radio. Ma se non ci foste stati voi che ci avete creduto fin dall'inizio, cioè questo sistema di informare i veneti non ci sarebbe stato, e penso che sia una filosofia, ma anche un segno di rispetto, perché molti mi hanno detto ma che senso ha tutti i giorni? Non ho capito, guarda, che se non ti piace spegni la TV, non comprare il giornale, non aprire la radio, ma ti ricordo che la stragrande maggioranza dei veneti vuole essere informata,
perché non abbiamo l'anello al naso appeso noi veneti, noi vogliamo le informazioni e finché ci sono io le informazioni si danno ai veneti. Senta Presidente, 2 domande velocissime perché è Pasqua anche per lei. Le chiedo, quando è che l'emergenza potrà dirsi conclusa, potrà dirsi finita? Ma guardi, per me sicuramente l'emergenza, noi ne veniamo fuori prima dell'estate, spero già che con questo mese, spero, incrocio le dita, doppiamente le dita. Presidente, scusi, si è disattivata la telecamera. Scusi un attimo. Grazie. Forse adesso mi vedete? Sì, adesso sì, perfetto. Dicevo che incrocio le dita, spero che con questo mese qualche risultato ce lo possiamo avere. Consideri che adesso sono 2 o 3 giorni che abbiamo un po' di calo e stabilità nelle terapie intensive, perché noi l'emergenza ce l'abbiamo ancora. Il virus c'è, quindi dico a tutti, utilizzate la mascherina, igiene delle mani, distanziamento. Ci aiuterà il bel tempo, ci aiuteranno i vaccini, ma ne veniamo fuori. Io, guardi, mi permetto di dire, magari mi sbaglio, non sono un clinico, ma immagino che la prossima stagione, quando penso al prossimo autunno, ci saranno sicuramente dei malati Covid. Dopo cercheremo anche di capire se sono quelli che si sono vaccinati o quelli che non si sono vaccinati, ma non avremo più ondate, perché se il vaccino funziona, se il vaccino confermerà di funzionare, avremo, diciamo, i nostri malati, ma non saranno più un sistema da portare al collasso il paese, assolutamente no. Guardi, nel 1919 si sono fatti la spagnola in 2 stagioni. Nella Repubblica Veneta si dicessero che quando c'è un'epidemia ci vuole un Natale e 2 Pasque. Noi Natale l'abbiamo fatto con l'epidemia, le 2 Pasque anche, adesso basta. Ecco, lo speriamo davvero. E a proposito delle Pasque, questa è l'ultima domanda, ovviamente un po' leggera. Un ricordo delle sue Pasque passate anche in giovinezza e come spera di trascorrere la prossima Pasqua, quella del 2022? Ma in libertà, nel senso che la libertà che rivendichiamo... Presidente, ecco adesso la vediamo. La libertà che rivendichiamo tutti, la libertà di movimento, di far quello che insomma si dovrebbe fare a Pasqua. Vi saluto adesso, ragazzi. Presidente, grazie buona Pasqua. Grazie a tutti i veneti per l'aiuto, la comprensione, il supporto e anche per averci sopportato. E quindi buona Pasqua, e visto che ho considerato che domani non ci vediamo, buona Pasquetta e incontro, ovviamente appuntamento a martedì alle ore 12:30 e saremo in zona arancione. Puntuali. Grazie davvero Presidente, Grazie. ancora buona Pasqua, arrivederci. Così quindi il governatore del Veneto Luca Zaia, i suoi auguri, i suoi piani per i prossimi giorni, per i prossimi mesi, quindi ancora tanti auguri anche al governatore Zaia. Come sapete sarà un pomeriggio molto ricco di ospiti, storie, racconti, collegamenti da tutto il territorio, ma facciamo così, prima qualche istante di pubblicità, poi andremo sul Sile e avremo un ospite davvero speciale, Samuel Peroni, il ballerino di Ballando con le Stelle. A fra poco.